Benvenuti, tutti quanti, benvenuti in questa live di riassunti di storia. Sono Gianluca Aime e con me oggi abbiamo, il dottor, Mattia Caprioli, tribunus per gli amici più intimi. Ciao Gianluca, grazie dell'invito e ciao a tutti, buonasera. Bene, conoscete, immagino Tribunus, che è un noto, canale YouTube, tratta storia militare antica, privilegia il tardo antico, e anche ovviamente ha la sua pagina su Facebook e anche il suo sito dove pubblica diversi articoli inerenti ovviamente alla storia militare. Oggi però il tema di questa live è presentare il suo libro, le battaglie più eroiche della storia, dalle Termopili alla Maine, e soprattutto analizzeremo come di fatto una battaglia diventa leggenda. Prego comunque Mattia, se vuoi presentarti, dire qualcosa in più della mia breve presentazione, sei libero. Allora, intanto grazie di nuovo. Io faccio principalmente adesso divulgazione, come dicevi anche tu, romana romana in senso ampio, nel senso che con Tribunus dal 2018 che mi occupo di fare appunto divulgazione di storia romana, principalmente militare, come dici anche tu, perché è una parte che mi appassiona di più, però in senso ampio, quindi da Romolo a Costantino XI, quindi prendo una romanità che usualmente noi dividiamo in romani e bizantini, diciamo così. È una divisione che ho dovuto anche per motivi divulgativi, di pubblico, operare anche nel libro, di cui andiamo a parlare questa sera, però usualmente io tendo a preferire appunto, anche per far passare un certo concetto, di usare romani sempre e comunque, quindi anche che io parli di Costantino XI dirò sempre che è romano, non romani d'Oriente, non bizantini. Poi adesso è un discorso in cui non mi addentro perché richiederebbe un video a parte, però sarebbe interessante poi parlarne, anche se non stasera, penso. Per il resto poi mi occupo anche di studiare storia militare come ricercatore indipendente, perché dopo la laurea avevo deciso di non conseguire dottorati o simili, per cui adesso mi sono già occupato di pubblicare alcuni articoli relativi, per esempio, al mondo dell'ambito militare equestre, tardo antico, dell'armatura per i cavalli e simili pezzi, nonché mi sono occupato anche di un articolo per la nuova antologia militare, che aveva a che fare con gli eserciti degli esarchi, per esempio. Adesso mi sto occupando di stendere un nuovo articolo, sempre per la nuova antologia militare, però a tema di scherma, di combattimento individuale, perché la scherma storica è un altro ambito del quale mi occupo, studio, mi appassiono, insomma. Come potete vedere dietro di lui dalle varie armi. È più materiale da rievocazione storica, che è un'altra cosa della quale mi occupo, e anche qui unendo l'amore, più che altro in realtà è tanti anni che la pratico, 13, però unendo l'amore per la tarda antichità a quello per la rievocazione storica, poi sono venuto fuori con un progetto di rievocazione che si chiama Numerus Italorum, che è dedicato proprio alla ricostruzione e rievocazione dei soldati romani, sia del VI-VII secolo d.C. che della fine del IV secolo d.C. Trovo che sia un bel modo anche per unire gli sforzi, diciamo così, da parte di studio, dall'altra quelli di scherma, insomma, e dall'altra quelli della rievocazione, vengono uniti in quel caso in una realtà rievocativa e ricostruttiva tutta particolare. E quello di cui parliamo stasera invece è il mio primo libro vero e proprio, il mio primo saggio, edito con Newton Compton. Sono stato anche, lo ammetto, molto fortunato a pubblicare subito con questa casa editrice che mi ha proposto questo titolo. Non è stata una mia idea, però insomma, avendo visto il tipo di titolo, che era quello che mi accendeva di più di tutti, è forse uno dei motivi per i quali mi sono appassionato alla storia militare in genere, le Termopili, l'altro era tu.
non potevo dir di no, insomma. È stata una bella sfida perché andava molto al di fuori dei miei ambiti di competenza, sia quelli più specifici, sia quelli che magari erano un po' più vaghi, ma di cui avevo già qualche nozione. Però, insomma, spero di aver comunque fatto un buon lavoro in genere, ecco, mettiamola così. E senz'altro ho imparato molto, e quindi nel libro ho anche riversato più che altro anche quello che io ho imparato in questo viaggio di ricerca per poterlo scrivere, ecco. Parentesi, mi perdonerete la voce e se ogni tanto dovrò soffiarmi il naso, starnutire, ma non sto benissimo, però insomma niente che mi impedisca di fare la diretta questa sera, però giusto per evitare fastidi a chi che sia, ecco, vi avviso. Grazie a maggior ragione per essere qui questa sera nonostante questi disguidi. Complimenti per le tue attività e i tuoi lavori e complimenti per questo lavoro che hai fatto, che ricordiamolo sono 40 battaglie, quindi voglio dire non sono poche, e anche la mole di libro, se non erro, sono 300 pagine più o meno. Sì, grosso modo. Adesso non ho più copie fisiche sotto mano, però Okay. sì, ho quella digitale, siamo a 320 pagine circa. Sì, sono 320 compreso tutto, compresa anche la Complimenti, bibliografia. quindi 40 battaglie, poi vedremo, poi avrete anche modo poi di leggere, si va anche nel dettaglio, non è semplicemente una semplice carrellata, però anche condensata, cioè il dono della sintesi è estremamente difficile, quindi complimenti davvero, poi veramente si viaggia, c'è ancora una battaglia precedente alle Termopili arriviamo al 1989, quindi veramente 88, sì. 88 scusatemi, quindi veramente quasi tutto il periodo umano, escludendo ovviamente l'età del ferro, scusatemi, l'età del bronzo. Sono anch'io un po' stordito questa sera. Allora, direi buttiamoci subito a bomba, come si dice. Vabbè, questa è la mia parlando scusatemi, il tema di questo libro, ci concentriamo sulle battaglie eroiche. Non sono le battaglie epiche, come ad esempio una dei grandi assenti è Gaugamela, ma ha il suo senso perché non ci sia. Se vogliamo, Gaugamela, a mio avviso, rientra nelle grandi battaglie epiche, della storia come Waterloo. Invece in questo caso cercheremo un attimo di approfondire bene questo, il paradigma di cos'è una battaglia, eroica e come l'hai intesa te, quindi che cosa uno può ritrovare in questo libro, che c'è un determinato, appunto, punto di vista. E come dice appunto il sottotitolo, quando uno scontro militare, una battaglia diventa appunto, leggenda. Qui ho voluto io un attimo presentare con questa citazione di Tucidide, quando parla, del mondo militare, se vogliamo la grande virtus militare, quindi il saper, agire, saper fare l'azione giusta ancora prima di, ragionarci su. Ho voluto io così, presentarla. E quindi subito la domanda a te, vorrei chiedere, ma capiamo bene, che cos'è questo paradigma della battaglia eroica? Che cosa hai in mente? Beh, allora, diciamo che il paradigma è ben esplicato da quella che io chiamo la madre di tutte le battaglie eroiche, almeno di quelle attestate, ci mancherebbe, nel libro, che è la battaglia delle Termopili del 480 a.C., quindi palesemente uno scontro di pochi contro molti, usualmente in difesa, non necessariamente, anzi come si vede a volte nel libro, con una sproporzione enorme. Sappiamo per esempio che per le Termopili, considerando i greci del primo giorno e senza contare la flotta Capo Artemisio, che anche lì è un discorso un po' a parte, ma che nel capitolo sulle Termopili nel libro ho inserito perché sono due battaglie che sono strettamente collegate. La battaglia di Capo Artemisio è la Termopili sul mare, se vogliamo, in un certo senso. E in quel caso sappiamo che le truppe di terra greche, che erano lì presenti, quelle elleniche, erano 7.000 uomini contro un esercito persiano che, se non poteva essere naturalmente né il 1.000.000 di uomini di Erodoto né gli 800.000 di Appiano, se ricordo bene, o comunque sia di un altro autore più tardo che dà questa cifra spropositata. Forse Diodoro? Sì, hai ragione, scusami, bravo, perché Diodoro è un'altra oltre a Erodoto, è una delle principali fonti per le Termopili. No, ho confuso, parlando di persiani ho confuso perché Sì, c'è invece tranquillo. Appiano che parla di Alessandro, invece di un'altra battaglia che coinvolge i persiani, che è dentro il libro. Non Gaugamela, però sempre parte della stessa campagna, subito dopo.
E in quel caso, appunto, Che se se non non erro, possono scusami, dalla essere... parte persiana, sono qui persiani che Esatto, devono tenere botta, quindi anche diciamo quelle esattamente. storie interessanti di questo libro che conosciamo parti in più della storia comunemente narrata. Prego. E ecco, abbiamo questi 7.000 soldati greci che devono tenere testa a un esercito che appunto, se non è il milione di uomini di Erodoto, che ovviamente era impossibile mettere assieme all'epoca, però anche le cifre più al ribasso moderne sono comunque sui 100.000 uomini, se non realisticamente potevano essere 200.000 uomini, quindi questo è un po' il paradigma della battaglia eroica. Ci aggiungiamo anche il fatto, questo vale più che altro per l'ultimo giorno di battaglia, la consapevolezza che probabilmente, se non certamente, si combatte pur andando a morire. Le Termopili l'ultimo giorno è così, gli Spartani decidono di rimanere, non da soli, lo vedremo dopo. Gli ultimi greci, ecco, decidono di rimanere mentre gli altri si ritirano su permesso di Leonida, sapendo di morire, pur in realtà non guadagnando granché tempo per la coalizione greca e di fatto non cambiando poi gli altri avvenimenti della guerra, però questa battaglia appunto entra nella leggenda, nel mito, ed è il paradigma della battaglia eroica appunto. Ora, le altre battaglie nel libro non sono esattamente su questo paradigma dei pochissimi contro una forza spropositatamente più grande. Ci sono anche occasioni in cui, per esempio, se la disparità di forze c'è sempre e comunque, però magari non è così enorme, anzi a volte lo è di più in certi casi, poi magari lo vediamo, però nella maggior parte in buona parte dei casi abbiamo piuttosto una disparità che è anche data dai mezzi oppure dalla disperazione di una delle due parti. Uno dei casi eclatanti, parlando di battaglie molto famose, che ho inserito nel libro, poiché ho voluto fare anche un mix tra battaglie molto note e battaglie praticamente sconosciute. Io ho provato, spero di aver fatto un'opera buona, diciamo così, a inserire anche scontri che sono quasi sconosciuti ai più. Ecco, una di queste battaglie famosissime naturalmente è Agincourt, in cui la sproporzione non è enorme, a prendere le cifre più realistiche per i francesi, gli inglesi era comunque in grande sproporzione Sì, numerica. scusami, se mi permetti, siamo nella guerra di 100 anni. Ultimamente è uscito un film di Enrico V, se non erro, con Timothée Chalamet, che era il The King, sì, protagonista. The che King. purtroppo non ho apprezzato particolarmente perché è stato l'ennesimo film che non è riuscito a rappresentare Agincourt come è andata, a parte qualche sprazzo qua e là, purtroppo non ci riescono. Non c'erano gli arcieri mutandoni che No, più che altro, ecco, una delle spezzavano. questioni è che qui c'erano la questione è così fatta, è che questa battaglia c'è, la sproporzione è comunque grande, perché si parla di circa 6.000 inglesi, di cui soltanto 1 migliaio di cavalieri uomini d'arme, gli altri sono principalmente yeomen, arcieri, contro tra i 25 e i 30.000 francesi, di cui una grossa fetta invece sono cavalieri, sono uomini d'arme, combattono a piedi la maggior parte perché non sono comunque stupidi, cioè, questa grande carica di cavalleria che si vede in tutte le rappresentazioni, a partire da Enrico V di Branagh ad anche il film che abbiamo citato prima, in cui c'è una carica di cavalleria poderosa al centro, non avviene mai, perché questa Se carica di posso, cavalleria scusami, avviene solo sui lati. perché il terreno era pieno di fango, forse questo Dalle l'abbiamo altre cose visto. sì, dalle altre Per cose sì, questo che non si può esattamente. fare. Non si può fare, si decide di relegarla solo ai fianchi. In più, gli inglesi si sono tutti messi a piedi e andiamo ad affrontare a piedi, da pari a pari. Cioè, qui c'è sempre anche tutto un complesso sulla mentalità tardo-medievale di andare ad affrontare il proprio nemico, però non lo affrontiamo ora. Ecco, parlavamo del fatto che l'ho inserita perché la sproporzione non è gigantesca, perché per la stessa sproporzione avrei potuto inserire Gaugamela, che tu hai citato. Tuttavia la condizione inglese è disperata, perché gli inglesi sono affamati perché non mangiano, mi pare di ricordare, da qualche giorno. La maggior parte sono preda della dissenteria. Poi tu parlavi degli arcieri in calzoni, gli arcieri erano in mutande, diciamo così, o anche senza le brache proprio, perché avevano bisogno di espletare i loro bisogni mentre erano in linea, perché non si potevano appartare a farlo da un'altra parte, quindi c'era anche questa situazione disperata. Nonostante questo
attaccano battaglia lo stesso, cioè decidono di non ritirarsi o di non ritirarsi, perché di fatto stanno cercando di marciare via dai francesi, si fermano ad Agincourt e affrontano i francesi sul campo. Non hanno probabilmente nemmeno altra scelta, però ecco, in quel caso ho voluto denotare una situazione disperata, ecco, diciamola così, e questo a volte rientra anche in altri casi del libro in cui la sproporzione non è gigantesca come alle Termopili o addirittura più grande come in altri casi, ma è una sproporzione più leggera, per quanto sempre magari spaventosa per chi l'ha vissuta, però, come dire, aumentata questa sproporzione non gigantesca dalle condizioni disperate in cui combatte la fazione che poi risulta essere eroica, ecco, diciamo così. Bene, quindi abbiamo chiarito bene cos'è il paradigma eroico. Qui ovviamente abbiamo il monumento che è stato fatto a Leonida, che diciamo gli Spartani sono quelli che, come dire, hanno vinto la storia delle Termopili, sono loro passati, ma come abbiamo detto c'erano anche altri greci, il famoso macismo, diciamo, appunto, spartano, che anche il film 300 non ha fatto che, come dire, ripompare. Questo è una statua moderna, da notare sotto la scritta Molon Lape, che in greco vuol dire vieni a prendere, perché lo stesso Erodoto dichiara che questa è una frase vera, presa che il film ci ha azzeccato stranamente, quando i persiani dicono ai Spartani, ai greci di arrendersi, e lui risponde in questo modo, Molon Lape, che vuol dire venite a prenderle, fantastico, e qui in questa statua è stato anche messo sotto, cioè. E invece questo è il monumento, scusatemi se questo di prima è il monumento di Leone, dei 300, quindi super maci, quelli che rimangono fino alla fine, questo sono i dimenticati, cosa che tu nel tuo libro ne parli pienamente, sono i Tespiesi. Ma se vuoi possiamo andare oltre e lasciare la curiosità ai futuri lettori di capire chi Beh, è. guarda, basta un accenno a questo, lo farei, giusto perché appunto Okay. anche per fare capire quanto comunque, dico, nel libro appunto, a parte le battaglie famose, anche in quelle ho cercato, dove è stato possibile, di andare a pescare quegli elementi che la rendono comunque eroica la battaglia, anzi a volte la rendono a maggior ragione, ma che spesso sono dimenticati. Le Termopili, dici anche tu, gli Spartani hanno vinto la storia delle Termopili, effettivamente l'avevano vinta già allora, poi hanno costruito il loro mito della loro invincibilità su una sconfitta, tra l'altro, però lo hanno cominciato a costruire proprio qua. Non che non fossero già temuti, però erano da poco usciti, tutto sommato, dalla contesa per l'egemonia del Peloponneso con Argo, da una decina d'anni, in realtà da 15 anni, ed è dalle guerre persiane effettivamente, più che in ogni altro conflitto precedente, che gli Spartani si ritagliano la loro fetta di mito, e ripeto, lo fanno già allora. Perché questo? Perché noi appunto ricordiamo l'eroico sacrificio dei 300. Ok, però ovviamente, come abbiamo detto all'inizio, uno non erano da soli già dal primo giorno, erano solo alla guida di altri 7.000 elleni, tanti poi 7.000, erano, compresi loro erano 7.000. L'ultimo giorno non restano solo gli Spartani a difendere il passo delle Termopili quando si rendono conto che stanno per essere accerchiati. È una battaglia molto dei dimenticati, come dicevamo, perché? Perché intanto ci sono i 1.000 focesi che hanno a difendere il passo dell'Anopea, che loro si preparano a resistere fino all'ultimo, in realtà. Si preparano a resistere fino all'ultimo, quando vedono gli immortali arrivare, pensano che siano lì per loro, e quindi, secondo Erodoto, si vanno a attestare su una collinetta lungo il sentiero, preparandosi a resistere. Peccato che gli immortali non siano lì per loro, passano oltre, passano dietro lo schieramento greco. E gli focesi non si sa che fine facciano, perché poi Erodoto non li nomina più, già loro. In più abbiamo che tra i contingenti che ci sono alle Termopili, Leonida chiede, anzi ordina a un solo contingente di restare, che è quello tebano, e lo fa perché Tebe ha medizzato prima. Tebe aveva mandato un contingente, stranamente, però Tebe è già passata, si è già schierata apertamente con la Persia. Come hanno fatto altre città greche, il mondo greco non è affatto unito nella lotta contro Serse, e loro li costringe a rimanere perché appunto ha paura che non mantengano i patti, insomma, cosa che poi in teoria, secondo Erodoto, succede alla fine, verso la fine dello scontro del terzo giorno. I tebani effettivamente poi passano con i persiani, arrendendosi ai persiani.
e anche di loro cosa sia stato esattamente non si sa. I più dimenticati di tutti sono però i Tespiesi, appunto, di cui stiamo mostrando un monumento che, come quello di Leonida e dei Persiani e degli Spartani, è moderno. Tuttavia quello degli Spartani è moderno, ma cioè moderno perché è stato finanziato da degli americani di ascendenza greca negli anni 60. Tuttavia sul passo delle Termopili c'erano in epoca antica 3 monumenti che ricordavano Leonida, ricordavano Leonida, gli Spartani, e ricordavano in generale i peloponnesiaci morti al passo. Di questi 700 Tespiesi nessuno si è mai più ricordato dopo le Termopili. E questo è molto molto curioso. Il monumento questo qui è addirittura del 1997, quando il governo greco si è ricordato di celebrare anche loro, che decisamente se lo meritavano. Il contingente Tespiese era di 700 uomini il primo giorno, anche gli Spartani erano 300 il primo giorno. L'ultimo giorno non sappiamo esattamente in che numeri fossero i greci al passo. Se prendiamo il numero di Diodoro, che in realtà si sta riferendo agli Spartani da soli, ma lui non ricorda tutti i contingenti che ricorda Erodoto, parliamo di 500 uomini in tutto, ed è realistico anche perché invece Erodoto stesso ci dice che nei 2 giorni precedenti, pur essendosi difesi bene, i greci hanno subito delle perdite spaventose, quindi ci sta, insomma. Ecco, la questione è che questi 700 Tespiesi di tutti i contingenti greci del passo, esclusi gli Spartani che sono gli unici rimasti noti, sono gli unici che decidono volontariamente di restare. Ed è estremamente curioso, per me anche molto emozionante, di solito ogni volta che ne ho riletto ne riparlo e tutto quanto, perché erano quelli che più di tutti avevano il motivo di tornarsene a casa in realtà rispetto a tutti gli altri, perché Tespie, che è una delle pochissime città della Beozia che non ha medizzato, una delle pochissime, non dico che è subito dietro al passo, ma quasi, è una delle prime città greche che è a sud del passo delle Termopili. I Tespiesi sapevano benissimo che sarebbe stata messa a ferro e fuoco, che magari aveva bisogno di essere difesa, eppure loro decidono no, noi rimaniamo qui con Re Leonida e ci facciamo massacrare anche noi dal primo all'ultimo. E nessuno si è mai più ricordato di questa cosa. Erodoto cita persino 2 Tespiesi per nome, come fa con molti Spartani in realtà, quindi cita il comandante dei Tespiesi, Demofilo, e un certo Ditirambo che si distingue l'ultimo giorno di combattimento. Parentesi, probabilmente al passo non si fanno ammazzare tutti dal primo all'ultimo, quindi Erodoto ha avuto modo di raccogliere anche delle testimonianze. Qui è anche sempre difficile capire che spesso non ci troviamo di fronte a degli stermini totali, ci sono dei sopravvissuti, dei prigionieri e quant'altro. Testimonia anche dalla parte avversa, probabilmente. Ecco, di questi 700 Tespiesi, già in antico nessuno si ricordava più. Erodoto si premura di ricordarci, parlando della guerra persiana quantomeno, che riescono a mettere assieme 1800 armati alla leggera e mandarli a Platea dopo che Tespie è stata distrutta, dopo che Tespie è stata data alle fiamme, dopo che i Tespiesi sono stati costretti a agire, cioè ad andare in giro in Grecia da profughi per circa un anno e non sappiamo dove vadano nel frattempo, come se la cambino. Eppure sono anche a Platea con i mezzi che possono, probabilmente abbastanza disperati, ma sono anche lì. E nessuno si è mai ricordato di loro. E la statua perché è così, quella dei Tespiesi? Perché questo è il dio Eros, ed Eros era il dio protettore di Tespie, cosa che trovo sempre molto curiosa, visto, cioè, il dio dell'amore, come sappiamo, visto come si sono comportati in modo estremamente guerresco alle Termopili. Ed è mutilo ed è senza testa perché vuole rappresentare mutilo il sacrificio violento, senza testa perché è il sacrificio anonimo dei Tespiesi. E tant'è vero che secondo me è molto apprezzabile anche la scritta che sta sul cippo sul quale sta questa statua, che dice molto asciuttamente, molto semplicemente, in memoria dei 700 Tespiesi.
non dice altro, e secondo me forse il tributo più asciutto e il migliore che gli si potesse dare, in qualche modo. Tutto sommato io spero, ecco, di aver fatto anche una buona opera, porre un po' più di accento su di loro che non sugli Spartani, sui quali si sono scritti fiumi di inchiostro già dall'antichità, senz'altro sono anche meritato. Tuttavia credo fosse estremamente ingiusto non dare più accento anche ai Tespiesi, visto che, ripetiamo, rispetto agli Spartani che stavano lontani da casa e che magari lo facevano per un ethos guerriero che era ancora più accentuato che quello degli altri elleni. I Tespiesi non erano professionisti della guerra come tutti gli altri greci, a eccezione di Sparta, potevano tornare a casa, anzi avevano più interesse degli altri a farlo, non lo hanno fatto e sono rimasti lì fino alla fine. Quindi secondo me, come dire, meritano quantomeno questo è il minimo che si può fare per ricordarli, insomma, perché questi atti, secondo me, di coraggio e di valore è bene che siano, come dire, ricordati e onorati adeguatamente, secondo me, senza che diventi una celebrazione fine a se stessa, ma anche per mettere una riflessione. Io ho questa opera di provare a trovare quei pezzetti dimenticati, spesso ho provato a farla, dimenticati oppure, come si può dire, spesso trascurati, ecco. Per esempio, molti avranno storto magari il naso a vedere Elalamento alle battaglie eroiche, lì è anche difficile stabilire chi si è comportato più eroicamente da una parte e dall'altra, perché ci sono tantissimi episodi. Io l'ho voluta mettere perché reputo che in quel caso non solo si siano comportati estremamente bene gli italiani, tocca dirlo con a malincuore probabilmente, ma uno dei pochi casi durante la guerra in cui si sono comportati veramente bene sul campo, ma anche perché andavano sfatati alcuni miti che poi penso vedremo dopo, e in più appunto perché noi come italiani ci ricordiamo in modo fin troppo retorico, spesso e volentieri, può ricordarla così, del combattimento della Folgore, per esempio, che l'ultimo giorno comunque sia rimasta senza armi, viene allineata dal suo comandante e insomma gli viene ordinato di arrendersi dopo aver anche rotto le armi. Invece quasi nessuno, cioè, se uno parla di Alamein in Italia si parla di Folgore. Nessuno si ricorda mai invece la divisione Ariete, la divisione corazzata Ariete che si fa volontariamente spazzare via dal primo all'ultimo carro, praticamente, che sono dei carri che non hanno speranze contro i carri degli alleati, perché sono carri con una corazzatura molto minore, sono gli M13-14 della Fiat, sono carri con una corazzatura molto minore, sono carri che devono arrivare molto più vicini di quelli del nemico per sparare e sperare di fare Hanno del anche un danno. calibro più piccolo, nonostante i carri armati nemici Sì. siano anche più spessi, cioè fantastico. Purtroppo quello avevamo come italiani Certo. all'epoca, e in più anche con un poco carburante, eccetera, eppure per coprire la ritirata di tutto il resto dell'esercito, la divisione Ariete si fa spazzare via dal primo all'ultimo carro, praticamente. E questo è un altro di quegli episodi durante la battaglia di Alamein che nessuno si ricorda. Quindi questo, ovviamente, non per fare un parallelismo tra le due cose, ma per fare piuttosto un paragone sul fatto che spesso in episodi anche molto famosi ci sono, come i Tespiesi, come la Diete, come altri episodi dentro il libro, ci sono dei pezzi che spesso sono stati trascurati o dimenticati e che invece secondo me valeva la pena, insomma, raccontare per riportare le cose a un maggiore equilibrio, ecco, se vogliamo. E in questo caso, a mio avviso, si arriva proprio nella tragedia, se vogliamo usare questo termine, cioè questo atto eroico che si dà proprio tutto quello che si ha, compresa la vita, per una causa maggiore, che sia la sopravvivenza dei propri compagni, dei propri commilitoni, o in questo caso per dare tempo alle altre città della Grecia o anche alla propria città di evacuare. Un commento così a caldo. Dica. No, più che altro, ecco, un'altra questione su cui si può anche riflettere di queste battaglie di cui parla, a parte alcune, a parte veramente poche in quel caso, è che non sono battaglie spesso non famose, la maggior parte di quelle di cui parlo, perché effettivamente sono di quelle battaglie che non considereremo mai decisive o importanti. Cioè, paradossalmente neanche le Termopili lo sono, perché le Termopili non hanno cambiato di un'unghia come è andata la guerra, o gli obiettivi di Serse, per esempio. Serse è arrivato ad Atene e ha distrutto l'Acropoli e l'ha messa a ferro e fuoco.
a livello strategico ha vinto Serse, cioè non si può dire niente in quel caso, quindi ha sconfitto Platea e l'anno dopo va bene. Però lui l'obiettivo che si era anche a Salamina subito dopo la distruzione di Atene, giustamente. L'obiettivo che si era posto l'ha raggiunto, e effettivamente anche gli Spartani, i Tespiesi e i Tebani quanto avranno fatto guadagnare gli altri greci? Qualche ora, una giornata, due, cioè se ci mettiamo solo quella di battaglia, ecco. In realtà tante delle battaglie di cui parlo, sì, a volte si va nella tragedia anche perché sono battaglie che sono importanti per la situazione contingente, ma non per tutto il resto della guerra, spesso e volentieri. Quindi c'è anche questa tragedia di episodi che secondo me sarebbero anche degni di essere ricordati, ma a livello di una storia militare spesso non offrono, come dire, un episodio tale per cui si senta il bisogno di parlarne così tanto, forse. E questo secondo me è un altro motivo in più invece per parlarne, perché appunto da anche episodi che sono semi sconosciuti si riesce anche a tirare fuori qualcosa, imparare qualcosa di nuovo, ecco, diciamo così. Quindi per rispondere a questa domanda che me siamo arrivati a questo punto, è questa la lezione di perché, come dire, analizzare una battaglia eroica, soprattutto analizzare gli sconosciuti di una battaglia eroica, cioè gli sconfitti degli sconfitti. Come abbiamo visto, i 300 Spartani sono stati sconfitti ma sono diventati immortali. Questi poveracci Tespiesi abbiamo dovuto aspettare il 1997, se non mi ricordo Sì, male. 97. Quindi che lezione si può trarre è difficile, nel senso che uno dipende dalla chiave di lettura che vuol dare. Io da scrittore, avendolo scritto, può essere questa. A livello personale, anche metaforico, diciamo così, se ne possono trarre tante, cioè, giusto perché questi sono esempi abbastanza anche estremi a volte di coraggio portato veramente all'estremo, di coraggio che a volte è dettato anche da ragioni che in realtà è difficile fare una lezione perché noi non, è difficile che le comprendiamo. Cioè, quello spartano di rimanere probabilmente è un motivo anche dettato dall'onore, da un concetto di onore guerriero che per noi è, penso, abbastanza, se non estraneo, difficile da capire. Ecco. Così, come dire, io credo che una delle lezioni che si può trarre a livello magari morale, ecco, la storia di questo genere, è la questione del coraggio di non cedere, di essere disposto al sacrificio anche quando tutto, anzi soprattutto quando tutto sembra perduto, perché spesso e volentieri ci si ritroverà ad essere un esempio per gli altri. Diciamo che è anche vero che molto spesso queste persone non penso che si siano rese conto di questa cosa qui e non penso non abbiamo potuto godere perché in molti casi hanno perso, come abbiamo visto. In altri casi i più fortunati non hanno perso e si sono potuti godere la fama eroica a posteriori. Però in molti casi, come dire, loro hanno compiuto queste cose forse senza rendersi conto del lascito che si potevano portare appresso, ecco, diciamo così. Lo hanno fatto perché a volte dovevano farlo, lo hanno fatto, cioè dovevano a volte nel senso che hanno voluto farlo, dovevano perché non vedevano alternativa, perché te lo impone l'onore, te lo impone il senso di fedeltà a una causa, ai tuoi compagni, al tuo anche il dovere esercito, alla tua delle nazione. circostanze. Per esempio, anche a volte non hai scelta, devi star lì perché non te ne puoi andare. Uno dei casi più eclatanti è per esempio quello di Saragari, per esempio, che è una battaglia dell'800 combattuta al confine tra l'India e l'Afghanistan. In questo fortino in cui 21 Sikh devono resistere, ovviamente si fanno massacrare tutti quanti, ma i 21 Sikh devono resistere all'attacco di 10.000 guerrieri Pashtun, quindi lì non potevano andarsene perché non c'era neanche modo di ritirarsi, hanno semplicemente deciso che c'era probabilmente meglio morire combattendo che arrendersi. Anche perché non sai cosa possono farti gli avversari una In caso volta non che avevano neanche arrendi. l'alternativa, ecco. In alcuni casi invece abbiamo anche casi in cui si combatte finché si può, in alcuni casi c'è la possibilità di arrendersi ma viene rifiutata, anche in questo caso viene considerato forse più importante l'onore o cosa, mi vengono in mente i fanti spagnoli del 500 che quando gli viene chiesto in una delle battaglie che racconto di arrendersi,
tutta risposta è parleremo di capitolazione quando saremo morti. Quindi non si può dire niente in quel caso. Si arriva Sembra quasi che a la livelli di vecchia guardia a fanatismo in quel Waterloo. caso, ma è una cosa molto simile. In quel caso si arriva quasi a livelli di fanatismo. A volte il confine tra l'eroismo e la mancanza di buonsenso è difficile da trovare a volte, me ne sono reso conto scrivendo. Come dire, a volte è difficile trovare appunto la lezione che se ne può trarre, se ne vogliamo trarre una lezione per forza, perché dalla storia sembra che si debba sempre trarre una qualche lezione. A volte è difficile, io ne ho tratto più delle lezioni a livello storico, storiografico, appunto la questione di cercare di raccontare anche ciò che spesso viene tralasciato nella divulgazione a un pubblico ampio, perché penso sia importante. A livello personale ne ho tratte altre cose, appunto come dicevamo, esempi da cercare di tradurre anche nell'azione quotidiana, se vogliamo, che non è facile naturalmente, perché vanno come dire, metaforizzati e resi in un senso più astratto delle cose molto concrete di carne e sangue che insomma queste persone non so se appunto spesso e volentieri si siano rese conto di quello che stavano facendo nel senso di quello che stavano lasciando e spesso e volentieri è difficile vedere appunto dove sta la linea tra la mancanza di buonsenso e l'eroismo spesso e volentieri, a volte c'è anche questo. Beh, grazie mille, un bellissimo commento, molte grazie. Bene, se volevo aggiungere qualcosa, volevo giusto dire una cosa che ho apprezzato un sacco di questo tuo libro, che è un libro di divulgazione, però la cosa che veramente mi è stata veramente a cuore, che alla fine c'è una biografia consigliata, quindi comunque è un lavoro ovviamente fatto da uno storico, che si possono fare libri di divulgazione usando col metodo storico, cioè usando le fonti, e poi soprattutto alla fine sono elencati queste fonti, quindi uno per avere la sicurezza, ma soprattutto anche per chi volesse approfondire questi grandi temi, ha il modo e la traccia, quindi un discorso, come dire, infinito. Si inizia con questo libro e poi chi lo sa, si apre un mondo, e quindi anche il metodo storico ti ha aiutato, appunto, sei un antichista, tardo antichista, sei arrivato fino a raccontare fatti con un rigore che arrivano fino all'età contemporanea, quindi una cosa da non mettere in secondo piano, a mio avviso, quando si parla di divulgazione. È un complimento che ti faccio. Beh, ti ringrazio molto. L'unica cosa che poi mi sento di avvertire chi non dovesse ancora aver preso il libro magari è che chiaramente, come dire, è chiaro che fin dove si parla parlando delle parti più di combattimento, più tecniche su armi, armature, eccetera, finché si arriva al 600, grosso modo, me la cavo per un'esperienza o per l'altra, per lo studio o per l'altra, quindi ci riesco anche a mettere quelle sottigliezze che derivano magari da anni di frequentazione con un certo tema. Ecco. Si noterà mentre procedo avanti nella narrazione degli eventi di età contemporanea che magari, come dire, qualcuna di queste sottigliezze manca, quindi si va meno in dettaglio nello spiegare questo o quell'equipaggiamento militare, perché onestamente non ne ho la competenza, posso andare a capire il nome, come è fatto il pezzo. Non dico che ho scoperto facendo questo libro Flak 88 perché lo conoscevo anche prima, ecco, però io più che nominarlo, spesso e volentieri mi è difficile più che nominarlo e dire che era un pezzo da contraerea convertito a pezzo anticarro, diciamo che mi è un po' difficile, ecco. Quindi, e questo è uno dei casi più che mi vengono in mente, altri sono per esempio appunto sui mezzi corazzati, altri sono magari su armi da fuoco specifiche e via dicendo. Dove ho potuto le ho nominate per dare modo almeno a chi conosce un pochino più la materia di poter seguire comunque sia il filo del discorso, le azioni della battaglia, eccetera, o a chi non le conoscesse di poter andare a vedere di che cosa si parla e come erano armati questi soldati. Tuttavia, come dire, ecco, manca quella sottigliezza che penso sarà più visibile per quanto riguarda le battaglie di Evo Antico e Medioevo, semplicemente perché io non ho mai studiato tantissimo l'età contemporanea prima di questo libro.
È tutto qui. Vedo che c'è Pietro che chiede, io mi sono perso la domanda, ammetto, perché Ma non la vedo sua tutti domanda era i commenti. molto complessa e interessante, ma abbiamo risposto. Semplicemente diceva che bisogna anche dare onore a chi sa ritirarsi, che non per forza un atto eroico vuol dire farsi ammazzare tutti quanti, ma sapere anche capire quando è il tempo di ritirarsi per, come dire, avere una posizione migliore, anche sopravvivere e poi continuare a combattere. Ma penso che abbiamo risposto dicendo tutte questo grande discorso che abbiamo fatto, ovviamente. Allora, Questo è vero. se c'era la risposta qui dentro, forse si poteva essere un po' persa. Più nello specifico, allora, non so se siano mai stati fatti studi specifici dell'opposto. Sono parecchie le occasioni in cui questo può essere accaduto, in cui giustamente ci sono casi in cui si preferisce o si cerca di, quantomeno poi magari si fallisce nel tentativo, invece che resistere a tutti i costi, il comandante, a volte esortato dai suoi uomini, a volte perché ci pensa lui stesso, decide di lasciare stare, quindi di arrendersi. Anzi, c'è una battaglia di questo genere nel libro, ed è l'ultima, no, la penultima, scusate, la battaglia di Jarlathville, di cui hanno fatto anche un film per Netflix qualche tempo fa. Oh, ciao Marco, piacere vederti qua, in cui il comandante, appunto, vista la mala parata di come stanno andando le cose, e Jarlathville è uno scontro delle forze dell'ONU, in questo caso un contingente irlandese in Congo durante la secessione del Katanga. E in questo scontro il comandante Quinlan, se ricordo bene il nome, il comandante degli irlandesi, l'ultimo giorno degli scontri non hanno più cibo, l'acqua è imbevibile, i proiettili sono praticamente finiti, eccetera. L'ONU e l'Irlanda vorrebbero che si facessero uccidere dal primo all'ultimo, in realtà. Lui invece negozia per una resa, loro saranno infatti presi prigionieri, non ulteriormente maltrattati, dopo mesi saranno poi, insomma, gli sarà concesso di tornare in Irlanda. Tuttavia questo atteggiamento che secondo me molti di noi farebbero fatica anche a capire, quando si sopravvive a queste cose, o meglio, chi ha un'idea molto romantica della guerra e della battaglia, e che secondo me qui non sa quello di cui sta parlando, spesso e volentieri addita queste persone come magari dei vigliacchi o tutto quanto. Ecco, Quinlan e i suoi pagarono carissima la decisione di Quinlan, che secondo me è l'unica fattibile per concludere la faccenda, è inutile, cioè avevano perso a quel punto, pur avendo combattuto onorevolmente per diversi giorni, avendo anche vinto spesso e volentieri nei giorni precedenti contro forze superiori. Loro la pagheranno carissima, sono stati riconosciuti solo di recente, da cui anche il film, loro saranno soprannominati per anni e anni per il fatto di essersi arresi, l'unica cosa che potevano fare, come i soldatini di Jarlathville. Jarlathville Jack mi sembra che sia, che era una dicitura spregiativa, infatti moltissimi di loro finirono anche in depressione, alcolizzati, suicidi. È una storia molto triste da quel punto di vista. Quindi anche in questo caso, anche in quel senso io mi sono sentito di volerla inserire, perché pochi conoscono questo scontro, che anche in questo caso non ha avuto risvolti strategici o tattici di chissà quale portata, anzi non ce li ha avuti, come tanti appunto del libro. Però ecco, è bello ristabilire la storia, in questo caso più che la memoria, perché la memoria sappiamo che è un po' oscillante, mettiamola così. La storia cerca di essere oggettiva per il possibile e cercare di raccontarla e di raccontare appunto anche delle storie che spesso sono state un po' dimenticate e trascurate. Quindi sicuramente sarebbe da studiare anche questi casi che spesso ci sono, ecco. Diciamo che spesso e volentieri l'elemento eroico salta fuori anche in questi casi, quello citato da Pietro, ma spesso e volentieri salta ancora più fuori quando o volontariamente o involontariamente ci si ritrova in quella situazione in cui non puoi, sei impossibilitato a scappare, che sia per motivi fisici o per motivi, tra virgolette, morali, in cui non puoi, e quindi fai un qualcosa che noi magari consideriamo eroico perché è, tra virgolette, oltre l'umano, se vogliamo, è qualcosa di straordinario.
E questo riprenderebbe quasi un insegnamento di Sun Tzu, volontariamente, in cui viene detto che se tu porti i tuoi uomini in una posizione in cui non possono scappare, combatteranno fino alla morte, in sostanza. E in tanti casi si dimostra che effettivamente è così. In altri casi, appunto, questo come le Termopili, in realtà, c'era la possibilità di andarsene, non è stato fatto, non da quelli che sono rimasti almeno. Quindi sicuramente sarebbe anche questo un tema da approfondire, forse sarebbe andato un pochino fuori come dire, dal tema del libro. Sono tante le occasioni che racconto nel libro in cui c'era la possibilità di andarsene, oppure viene offerta la possibilità di arrendersi, ma né il comandante né le truppe, perché anche questa è una cosa importante, perché il comandante da solo si ha l'autorità, però se le truppe non gli obbediscono come l'autorità che vuole, ecco, e neanche i soldati spesso si vogliono arrendere per disparati motivi, ecco. Quindi a volte spesso non è neanche il comandante che decide, a volte anche qui c'è un episodio della battaglia di Bodange, che c'è il comandante dei pochi belgi, perché sono meno di un centinaio, che stanno per scontrarsi contro l'intera avanzata tedesca nelle Ardenne, e semplicemente uno dei sottufficiali va dal capitano e gli dice: signore, decidete quello che c'è da fare, noi vi seguiremo. E punto, cioè non c'era da dirsi altro. Quindi senz'altro sarebbero da studiare anche questi atti che dimostrano una certa, scusate che mi vengono i termini inglesi perché leggo letteratura inglese abbastanza spesso, di studio intendo, quindi mi vengono dei termini che non sono italiani, scusate, mostra una certa cura, diciamo così, ecco, per gli uomini, un interesse a prendersene Filantropia. cura. Se vogliamo, sì, ecco, non è il termine che avrei usato, però penso renda il concetto nel senso più greco del termine, non come è passato adesso, in italiano. Però ecco, anche questi casi in cui appunto c'è una leadership che si cura anche di guardare alla salvaguardia del benessere dei propri soldati, penso sì che andrebbe studiata anche più spesso. Anche questa è una sfaccettatura interessante della guerra. Ecco. Quindi io spero di non aver divagato troppo in questo caso, quindi di aver risposto un po' più specificatamente alla domanda anche di Tito. Grazie per questa esaustiva risposta. C'è ancora un'altra domanda? Allora, la completa distruzione è, in molti casi, è il contingente quello eroico che si fa distruggere da prima all'ultimo uomo. Vedi Sono battaglie Termopili. di una Termopili, cioè prima all'ultimo uomo in senso lato, poi a volte non lo sappiamo. Dei sopravvissuti ci sono sempre, una completa distruzione è quasi impossibile. Anche a Canne sì, periscono a seconda delle fonti, Forse se almeno posso sul 40.000 battaglione legionari. sacro. Mi viene in mente Sì, proprio di gente. per esempio, però non è di un esercito, è la distruzione Esatto. totale di un reparto, quello può succedere, ma anche l'Ariete, se ricordo bene, viene distrutta del tutto. Distrutto vuol dire morti e feriti, non vuol dire necessariamente tutti morti. Che non può più Anche Canne, combattere, cioè che anche il giorno Canne, dopo. Canne ha annichilito l'esercito, non è distrutto, da Canne si salvano una cosa come 20.000 legionari in realtà, cioè tra legionari e soci latini. Però non è distrutto del tutto. Ovviamente è sanguinosissima, muoiono come minimo 40.000 legionari e soci, perché ci dimentica sempre che sono legionari e soci, non sono mai solo legionari romani. Però non è una distruzione totale, anche in quel caso è un annichilimento totale, quello sì, sicuramente. Però appunto sopravvivono almeno 15.000 uomini, se ricordo bene. Quindi non è una distruzione totale. In molti casi del libro la distruzione è quasi totale di quelli che difendono, o comunque di quelli che sono in inferiorità, a volte perché sono veramente in inferiorità assurda, come i 21 Sicca Saragari, li periscono dal primo all'ultimo questi 21. Una battaglia, parliamo di Romani, la battaglia di Camarina, è un contingente di 300-400 uomini, secondo la leggenda si salva solo Calpurnio Flamma, che è il comandante, che è colui che aveva proposto al console di sacrificarsi lui un contingente per mettere in salvo tutto il resto dell'esercito. E quando ho parlato sono sciolto di YouTube, qualcuno ha avuto da dare del poco di buono a Calpurnio Flamma per essere sopravvissuto a uno scontro, ma vabbè, non farò commenti su questo perché mi sembra un po' stupido. Però ecco, diciamo che a livello di distruzione totale, o quasi, se vogliamo chiamarla così,
sì, ne parlo spesso perché parecchi dei contingenti di cui parlo, di quelli piccoli, sono rimasti a farsi distruggere di fatto. Poi, ripetiamo, non è quasi mai totale la distruzione, anche degli ultimi, delle Termopili, qualcuno sarà sopravvissuto e è stato catturato, altrimenti ben difficilmente Erodoto avrebbe avuto le testimonianze che ha avuto per scrivere quello che ha scritto. Bisogna sempre ricordarsi che è molto difficile avere un 100% di perdite, è quasi impossibile. Bene, allora le mie domande le mie domande di riflessione sono terminate. Io avevo preparato così in base alle battaglie una sorta di percorso, di percorrere le varie Termopili appunto della storia, però molte hai risposto. Ok, metto un attimo il commento che questo ci vuole. Ok, rispondiamo mentre vai avanti, secondo me. Quindi ho ripercorso questo percorso delle varie Termopili in varia la storia. Però dimmi te se c'è qualcuna che vuoi lasciarla così nel beneficio di chi leggerà, siamo liberi, visto che ne abbiamo accennato alcune che non avevo pensato. Dimmi tu come preferisci. No, allora, visto che me l'avevi presentata prima della live, direi che magari brevemente, per non tediare neanche troppo chi ci ascolta, quelle che tu hai scelto ne parliamo, e tra l'altro ti ringrazio di aver scelto queste perché in altre live non ho avuto modo di parlare ancora di queste, quindi sono contento di riuscire ad accennarle perché appunto alcune sono abbastanza poco conosciute. Scusate, e per rispondere alla domanda di Pietro, che tra l'altro ringrazio, se vorrai comprare il libro, insomma, spero che ti piacerà, sarà di tuo gradimento. La battaglia più antica è la difesa di Argo da parte di Telesilla del 494 a.C., che è lo scontro che fa seguito a una delle più cruente battaglie tra opliti della Grecia classica, anzi probabilmente la più cruenta battaglia tra opliti della Grecia classica, nel senso che viene quasi sterminato, secondo Erodoto, l'esercito ergo popolazione maschile di Argo, nella battaglia di Sepeia, nel quale gli Spartani, giocando d'astuzia, colgono impreparati gli argivi che li stanno aspettando sul campo e li distruggono in pratica. E a difendere la città si offre Telesilla, che è questa poetessa, perché lei è una poetessa, tra l'altro pare anche abbastanza cagionevole di salute, che organizza la resistenza con quello che ha da Argo, quindi i vecchi, i troppo giovani, ma soprattutto le donne. E lì mi sono dovuto un po' immaginare come è stata questa difesa di Argo da parte delle donne, con gli Spartani che insomma si trovano un pelino in difficoltà, però su questo non dico altro. La più recente invece è del 1988, guerra sovietico-afghana, della battaglia di Quota del 1234, che è uno scontro durante le ultime operazioni, sono quelle dell'ultimo anno, anzi degli ultimi anni, perché poi finisce l'anno successivo, la guerra. Sono delle operazioni di evacuazione delle truppe sovietiche dal suolo afghano, e in questa battaglia un piccolo contingente sovietico viene attaccato di una quarantina di uomini, se ricordo bene, viene attaccato da una forza soverchiante di qualche centinaio di mujahideen appunto su questa quota. Riescono poi a salvarsi perché finalmente gli arrivano delle munizioni di rinforzo, dopo però tutta una nottata passata a resistere a questi attacchi, e dopo che si sta per dare l'ordine di bombardare la posizione con loro dentro, cioè loro stanno per ordinare loro stessi alla loro artiglieria di sparare sulla loro posizione perché non c'è altro da fare, quindi si stavano per sacrificare in modo estremo in quel caso lì. Quindi questa è la battaglia più recente. Bene, grazie. Non l'ho detto all'inizio, comunque trovate il link del libro nella descrizione del canale, quindi trovate direttamente il link di Newton Conto, ma anche di Amazon. Bene, quindi possiamo entrare nel vivo delle Termopili nella storia. Allora, sì, tu tra l'altro hai scelto allora, le Termopili di per sé, ecco, non mi ricordo bene chi è che lo disse, però è vero che le battaglie le fa la geografia, spesso e volentieri. E le Termopili sono un caso eclatante di questa cosa. Cavolo, Stai dammi mandando un secondo che devo caricare
No, beh, Pardon? tranquillo, però basta che si veda il passo, insomma. Ah, ok. Ecco, le Termopili sono che non sono più così, tra l'altro. Ecco, al tempo di Leonida, al tempo di una battaglia romana tra Romani e Seleucidi del 191 a.C., probabilmente anche al tempo della battaglia del 262, del quale parliamo ora, è un passo molto stretto tra le montagne e il mare, di probabilmente non più di 45 metri, veramente molto molto stretto, è una posizione fortissima da difendere. Tra l'altro nel 480 curiosamente i greci non decidono subito per questa, ma avevano optato più a nord per la valle di Tempe, un tentativo che poi non tentavano neppure, scusate il gioco di parole, perché il re di Macedonia va a dir loro che era improbabile resistere in quel posto quindi, e che lui avrebbe medizzato, però li va ad avvisare, e quindi la coalizione greca poi se ne va e dopo, con una forza minore, deciderà di attestarsi alle Termopili. Ecco, le Termopili vengono combattute in innumerevoli battaglie anche durante la seconda guerra mondiale, quando ha già un aspetto simile ad oggi. Ora, nella cartina voi vedete il fiume Asopo che scorre vicino a Trachis, il fiume sopra è il fiume Spercheo, e il fiume Spercheo particolarmente, anche se non solo lui, ha portato nei secoli, come spesso succede, talmente tanti detriti che al giorno d'oggi lì non c'è più un passo, c'è una piccola piana di un paio di chilometri, se ricordo bene. Come spesso succede appunto con le pianure alluvionali, si vengono a formare nel corso del tempo. Al tempo del 262 d.C., o 260, o 250 e qualcosa, non lo sappiamo sfortunatamente, il passo è di nuovo il teatro di una battaglia in cui a difendere sono i romani. E tra l'altro neanche l'esercito romano, perché siamo in un periodo storico in cui l'esercito romano è ancora solo alle frontiere, tranne la Guardia Pretoriana che ha ancora i suoi accampamenti a Roma, che è Castanova, mentre invece l'esercito romano di per sé è un esercito di frontiera. C'è un accenno di primo comitatus di esercito di manovra, ma veramente un accenno, un germe di quello che sarà il futuro esercito tardo-antico, creato da Gallieno, una forza di cavalleria, che però non è ancora in grado di arrivare così in profondità da aiutare dove serve. In questo caso abbiamo quindi una forza sostanzialmente di miliziani, di milizia, di civili in armi che devono difendere la Grecia da un'incursione di Goti. I Goti in questo periodo sono una piaga terrificante per l'impero romano. Pochissimi anni prima di questo episodio, Conto di Goti è morto in battaglia, il primo imperatore morto in battaglia, forse, se non è il secondo o il terzo, ma diciamo che il primo accertato che è morto in battaglia da Britto è lui, l'imperatore Decio, tra l'altro insieme al figlio, il regno etrusco, anche lui muore nella stessa battaglia, contro i Goti di Criva. I Goti che tra l'altro in questo periodo storico sono, cioè alla stregua dei Vandali, si improvvisano navigatori e spesso e volentieri si trovano anche a saccheggiare l'Asia Minore, per esempio, che è una cosa che era considerata impensabile, e se ricordo bene arrivano a saccheggiare anche il santuario di Efeso, cioè una cosa inaudita. C'è un'ennesima incursione oltre il Danubio, e questi si sono decisi che dovevano andare a saccheggiare verso sud, verso la penisola ellenica. Prima vanno a Tessalonica, provano ad assediarla, non ci riescono, questo è un leitmotiv dei Goti durante la storia, con gli assedi non ne sono in grado. A caso ci Quindi, volevano i mezzi, ci volevano i viveri per poter stare su una serie, ci volevano anche le macchine a disposizione, sì, bisogna però essere a quanto attrezzati. pare, insomma, i Goti nei secoli, tra i vari popoli germanici o barbarici che dir si voglia, non hanno mai imparato nel corso dei secoli, avranno un sacco di problemi anche durante il VI addirittura, dove sì, saranno in grado di tirare su delle torri d'assedio, ma non sono in grado di usarle, per esempio, le usano molto malamente. Ecco, non essendo in grado di espugnare Tessalonica, questi prendono e sì, ci radunano, si consultano, perché dobbiamo immaginare vari capi di varie bande, io penso, e decidono che sarà molto meglio andare a saccheggiare piuttosto la Grecia, cioè la Grecia vera e propria, quindi scendere addirittura verso l'Attica, addirittura di saccheggiare Atene.
E questo pecava sicumera di farlo, perché come dicevamo l'esercito romano del III secolo è ancora un esercito di frontiera, come era stato l'esercito del primo secolo d.C., del secondo, che non si deve trovare ad affrontare delle minacce del genere, non queste grandi coalizioni, cominceranno con le guerre marcomanniche sotto Marco Aurelio alla fine del secondo secolo, lì cominceranno a rendersi conto di come l'aria sta cambiando. Però ecco, c'è ancora questa struttura di esercito di frontiera che non si riesce ancora a cambiare nei tempi che servirebbero, quindi siamo incursioni in profondità. Si conti che nel 260 gli Alamanni non riescono a prenderla perché si riescono a organizzare e ci sono i pretoriani, però gli Alamanni arrivano fino a Roma nel 260, quindi a pochi anni da questa battaglia, che non sappiamo esattamente in che anno si svolge in realtà. Le anni vanno dagli anni 50 ai primi anni 60 del III secolo. Purtroppo la fonte che abbiamo ritrovato è stata ritrovata di recente, un frammento di Dessippo, e quindi si è cercato di ricostruire quando succede questa battaglia. Quindi i Goti prendono e vanno a sud. Appunto, a difendere la Grecia non c'è nessun esercito romano, e tuttavia quello che è il proconsole d'Acaia, Mariano, che secondo la fonte è governatore dentro le porte, ovvero a sud delle porte calde, ovvero le Termopili, quindi appunto il governatore dell'Acaia, deve decidere cosa fare, deve comunque organizzare qualcosa, e quindi cerca di radunare una milizia con quello che può, che si arma con quello che può. La fonte ci parla veramente di armi improvvisatissime, quindi armi da caccia, da lavoro, lance di bronzo con la punta di ferro, cioè insomma cerca di inventarsi la qualunque per armarsi. Avendo questa forza veramente scarsa in tutti i sensi, tocca dire, a disposizione, li porta proprio nell'unico posto dove si possa difendere, che è il passo delle Termopili, che è il punto più forte. Perché ricordiamoci, la Grecia continentale è collina, imperia, se vuoi entrare nella Grecia continentale quello è il passo, vai via mare o passi da lì. Esatto, passi da lì o fai un giro molto più lungo dall'altra parte verso ovest, però la via più diretta è senz'altro questa. Ci sono passati tutti qui. Infatti, ripeto, non è un caso che sia stato teatro di tantissime battaglie dal passo delle Termopili fino alla seconda guerra mondiale, tra l'altro. Ecco, quindi Mariano decide di attestarsi qui. Non sappiamo se rimetta in piedi il muro focese, perché ci viene detto che lui fortifica il perimetro, qualunque cosa significhi. Quindi cerca comunque di anche fortificare la posizione. Sappiamo che fa un discorso ai suoi miliziani, che in parte saranno stati cittadini romani, in buona parte, anzi la maggior parte, nonostante sia passato il rito di Caracalla da una cinquantina d'anni, sono cittadini provinciali che sono cittadini romani nuovi. Gli fa un discorso ricordandogli sia i romani, sia gli greci, scusate, del 480 del loro valore alla difesa del passo, sia i romani del 191 a.C., che in realtà il passo lo stavano attaccando, quindi comunque gli ricorda gli antenati greci e romani, questa cosa è sempre molto bella. E poi in realtà non sappiamo come vada a finire questa battaglia, scusate lo spoiler, perché la fonte si frammenta esattamente lì, nel mezzo del discorso. La fonte si ferma, nel senso che... Posso chiederti chi è la fonte? Scusate, Dessippo. Grazie. Il frammento che è stato ritrovato si ferma lì, è frammentario, però è possibile ricostruire come sia andata, perché particolarmente se la battaglia si svolge nei primi anni 60, noi sappiamo che non c'è alcuna incursione gota in Grecia, non c'è un saccheggio del Peloponneso, non c'è un saccheggio dell'Attica, niente. Quindi possiamo abbastanza sicuri che Mariano sia riuscito a difendere il passo nonostante tutto. Non sappiamo, scusate, non sappiamo se con una battaglia piuttosto disperata in questo caso, oppure se i Goti, visto che prima di tutto erano razziatori oltre ad essere guerrieri, arrivando e vedendo che in realtà una resistenza c'era, magari hanno detto beh, meglio non subire danni, anche perché per fortuna dei Romani e di Mariano non conoscevano evidentemente il passo della Nopea, il sentiero della Nopea, quello in rosso che è il famoso sentiero
che i persiani utilizzavano per aggirare i greci e che anche i romani nel 191 a.C. utilizzavano per accerchiare i Seleucidi, per attaccarli sul fianco alle spalle. E non conoscendo evidentemente le sentiere, i Goti o sono stati respinti dopo un combattimento oppure hanno deciso di andarsene. Quindi questa è la battaglia delle Termopili del 262 d.C., che è stata forse una battaglia, però la verità è che non lo sappiamo. Però appunto penso sia anche eroico quantomeno lo sforzo fatto per difendere la Grecia, quantomeno. Poi se sia stato fatto all'effettivo con tutti gli effetti, con un combattimento oppure mostrando, facendo la faccia brutta, diciamo così, questo non lo possiamo sapere finché magari fortunosamente non troveremo il seguito di questo frammento, se mai si troverà. Grazie, non la conoscevo onestamente, quindi grazie davvero. Ah, così me le presenti così in rapida carrellata, perfetto. Come vuoi, se no... No, perché semplicemente non aspettavo che me le introducessi tu, però no, facciamo così che appunto direi che andiamo avanti. L'unica cosa, chiedo un secondo che mi devo prendere un po' d'acqua perché la Ci gola la mancherebbe. sentite, ci metto un mezzo secondo, scusate. Non ti preoccupare, allora prendo un attimo la parola. Adesso vediamo appunto una serie di battaglie, 5-6 battaglie che sono, come dire, le Termopili, e vediamo, abbiamo visto nella prima parte il paradigma della battaglia eroica, e adesso andiamo a vedere le varie altre Termopili nel corso della storia. Quindi siamo ancora nel periodo medievale, che è ancora età romana, perché storia bizantina di fatto è Roma nell'età medievale, poi pian piano ripercorremo il libro, percorreremo l'età moderna fino all'età contemporanea. Siamo nel appunto 1211, nel 1204 c'è stata la quarta crociata, con la quale di fatto quei barbari occidentali che come erano chiamati dalle fonti bizantine, i Franchi, ovviamente non sono i Franchi, siamo nell'Europa medievale, ci sono il periodo delle crociate, ci sono tutti i vari signori, il re di Inghilterra, il re di Francia, il re di Gerusalemme viene dal Monferrato, comunque Costantinopoli, che sono romani, leggono le fonti antiche, quelli lì, i latini, o li chiamano latini o li chiamano franchi, comunque sono barbari. Ebbene, con una serie di vicissitudini, per esempio il professor Alessandro Barbero ha fatto un'ottima lezione, come sempre, a Sarzana quest'anno 2023, che racconta tutta la vicenda. Fatto sta, i crociati conquistano Costantinopoli, i latini, e di fatto in questo periodo l'impero, almeno la Grecia continentale, diventa un regno latino. E quindi ora vedremo, questo è il contesto di questa battaglia, infatti per questo la sopravvivenza dell'impero bizantino. Ecco, esattamente, direi che hai fatto un ottimo riassunto. Tra l'altro, volendo, in realtà l'impero si frammenta ancora più che così. Poi noi ricordiamo i tre potentati: il despotato d'Epiro, l'impero di Nicea e l'impero di Trebisonda, e dei tre solo l'impero di Trebisonda si chiamava così anche all'epoca. In realtà all'inizio si frammenta in ancora più pezzi, perché ognuno cerca di ritagliarsi la sua fetta. A quel punto questi tre sono quelli che restano, perché sono quelli che si contendono la riunificazione imperiale, la riunificazione che poi non avverrà mai più, in sostanza. L'impero di Nicea, il cosiddetto impero di Nicea, comunque l'impero romano, riprenderà il despotato d'Epiro, non si riunirà mai più all'impero di Trebisonda, che anzi appunto a un certo punto rivendicherà questa sua identità trapezzuntina a tutti gli effetti, senza più cercare di rivendicare nemmeno Costantinopoli a un certo punto. Ecco, unico inciso su quello che dicevi prima, le varie Termopili della storia. La cosa curiosa, e vale anche per questa battaglia qui, che tante di queste battaglie avrei potuto chiamare le Termopili degli altri, nel senso che in tanti casi c'è il riferimento dello storico antico, del cronista, dell'autore antico. C'è proprio un paragone esplicito con le Termopili, quelle paradigmatiche, quelle di Leonida, ecco.
tanto ha fatto esempio a scuola questa battaglia qui come tipo di battaglia eroica, per l'appunto. E questo, come vedremo, è uno di quei casi in cui l'autore, dice da Cognate, se ricordo bene, però qui ammetto che dovrei ricontrollare, però l'autore in questo caso poi paragonerà questa battaglia alle Termopili, così come altre, specie dell'Evo antico, ma in realtà non solo quelle, vengono paragonate a cioè vengono definite le Termopili romane, le Termopili d'Italia, come vedremo, le Termopili polacche. Oppure viene semplicemente detto che la battaglia è cioè andrebbe paragonata alle Termopili, allo sforzo di 300 di Leonide, eccetera. Ricorre spesso, anche con questa. E questa in particolare cosa succede? Allora, c'è l'area in cui si svolge questa battaglia, Antiochia sul Meandro, che non è da confondere con Antiochia, che lì si vede il Principato di Antiochia, non è quella, perché quella è Antiochia di Siria, Antiochia sull'Oronte, che è un fiume, Antiochia sul Meandro, che è un altro fiume, Antiochia di Pisidia, è in Asia Minore e, se ricordo bene, più precisamente, circa dove ci sono quei due laghetti accostati subito sotto il confine meridionale dell'impero di Nicea. Siamo circa lì. Nel 1211, sono passati 7 anni dalla quarta crociata. All'impero di Nicea al trono è assunto Teodoro Lascaris, che è stato uno dei difensori più attivi di Costantinopoli durante il 1203-1204 e che da Costantinopoli è fuggito alla prigionia con la sua astuzia, ci viene detto dalla fonte, e si ritrova imperatore. La questione è che appunto questo trono di Costantinopoli anche dai romani stessi, dei bizantini stessi, è conteso, estremamente conteso, tant'è vero che l'imperatore, che era colui che aveva poi di fatto destinato alla caduta per colpa sua Costantinopoli, Alessio III Angelo, è ancora in giro in circolazione e ha cercato rifugio presso il sultanato di Rum, i turchi selgiuchidi. A governarli è Kai Khosrow, italianizzato perché il nome originale temo che non lo saprei pronunciare, quindi evito. E finalmente, insomma, i turchi selgiuchidi hanno la scusa perfetta, visto che serve sempre un pretesto in qualche modo, per attaccare e cercare di inglobare finalmente anche i territori dell'impero romano che ancora non erano riusciti ad annettersi. Hanno la scusa perfetta perché appunto Alessio III Angelo chiede loro aiuto per essere reinstallato sul trono. Occasione ovviamente da non farsi scappare. Quindi radunano un esercito di 20.000 uomini e marciano appunto verso Antiochia di Pisidia, vanno per assediarla, soltanto che mentre l'assedio è in corso arriva un messo a Kai Khosrow che lo avvisa che Teodoro Lascaris sta arrivando per affrontarlo. Una delle versioni addirittura vorrebbe che Teodoro Lascaris è lui stesso che manda il messaggero dicendogli sto arrivando ad affrontarti, quindi fatti trovare, insomma, molto improbabile, semplicemente per il motivo che Teodoro Lascaris arriva tra l'altro a tappe forzate, percorrendo in pochi giorni centinaia di chilometri, lasciandosi anche dietro le salmerie gli ultimi 2 giorni per fare il più in fretta possibile, ha appena 2.000 uomini, ha un decimo delle forze di Kai Khosrow e di queste la forza di elite sono 800 cavalieri latini. E nonostante la crociata, insomma, sono mercenari sempre presenti dovunque, comunque, perché sono tra i più bravi. Detta come va detta, sono tra i più bravi. La fonte nello specifico ci parla di cavalieri italiani, che purtroppo per noi, per quanto ci potrebbe interessare, non vuol dire niente in realtà, perché italiano è un termine che designa in modo molto generico spesso e volentieri, a volte gli italiani veri e propri, quindi genovesi, veneziani e altri, lombardi, che dir si voglia. Più spesso designa anche gente che italiana non è affatto, cioè così come abbiamo i latini e i franchi con termine generico, o i turchi che sono chiamati persiani in alcune fonti, italiani spesso e volentieri sta a significare invece sì gli italiani ma anche gli spagnoli, i catalani, insomma altri occidentali che però sono
dell'Europa mediterranea, ecco, se così vogliamo. Quindi, tuttavia, nonostante che abbia solo 2000 uomini, Teodoro Lascari si riesce ad attestare nella valle del Meandro, è una valle piuttosto stretta, nella quale i 20.000 uomini di Cai Cosroe non hanno modo di schierarsi per bene, non hanno modo di estendere al massimo il loro potenziale, e anzi c'è anche il fatto che non riesce a schierare al meglio quella che è la sua forza d'elite, naturalmente, di tutti gli eserciti turchi, che è la cavalleria, in particolare quella leggera. Quindi Teodoro Lascaris arriva, Cai Cosroe toglie l'assedio e si prepara ad affrontarlo, e il primo attacco è portato appunto da questi 800 cavalieri italiani, sono quasi metà della sua forza, quindi. E già come testimoniava Anna Comnena un secolo prima, questa carica è inarrestabile, tant'è vero che, probabilmente esagerando, ci viene detto che la carica arriva, sfonda le prime linee, attraversa tutto lo schieramento turco e gli piomba alle spalle, preparandosi poi a ricaricare. Questo probabilmente esagerato, comunque sia la carica o le cariche. Anche perché i cavalli, voglio dire, devono averlo di fiato per caricare, sfondare e poi ricaricare di nuovo. Quello senz'altro, più che altro attraversare tutto lo schieramento mi sembra un po' eccessivo, sono cavalli, non sono dei treni alla fine. È vero che Anna Comnena diceva che i cavalieri normanni, di cui questi sono i discendenti alla fine, che non combattevano in modo così dissimile, una loro carica frontale inarrestabile avrebbe sfondato fino alle mura di Babilonia. Però insomma così tanto forse un po' eccessivo. Comunque sia, ecco, è realistico che il primo impatto sia devastante, appunto perché i cavalieri latini sono più pesantemente armati, sono professionisti. Ricordiamoci che i cavalieri nell'Europa medievale sono gli unici che hanno il diritto di farsi chiamare milites, soldati. I fanti sono i pedites, sono i fanti, ma non sono milites. È tutta un'altra storia. Sono gli unici professionisti della guerra, in quel caso. Ecco, all'inizio diffondono il panico nell'esercito turco, nonostante sia così grande, questo non è neanche così irrealistico, poi specie se il panico si diffonde. Secondo la fonte, Cai Cosroe in persona è l'unico che riesce a tenere in pugno i suoi uomini, a ridargli coraggio, tant'è vero che alla seconda o alla successiva comunque carica dei cavalieri latini, questi vengono alla fine comunque circondati da un numero estremamente esorbitante, estremamente più grande dei turchi, e vengono poi massacrati. E così rimane con un migliaio di uomini, che sono uomini delle truppe provinciali, ormai non più tematiche perché non esiste più, però questo sistema è stato abolito, è stato smantellato tragicamente alla fine dell'XI secolo. Comunque sono le sue truppe provinciali, diciamo così, di Teodoro, e sono queste che si devono trovare ad affrontare ora tutto l'esercito turco, quindi con una sproporzione ancora più grossa di quella di prima. Un po' resistono anche per la presenza dell'imperatore stesso, però dopo un po' cominciano anche a rinculare. E a quel punto Cai Cosroe, secondo la fonte, individua Teodoro e va ad affrontarlo di persona. Lo coglie praticamente di sorpresa, sono tutte e due a cavallo. Cai Cosroe arriva, gli tira un'ammazzata tremenda sull'elmo, tanto da sbalzarlo da cavallo. Teodoro è a terra, colpito all'elmo. Con un colpo del genere Cai Cosroe, visto che lo vede sdraiato a terra, reputa di averlo ucciso o quantomeno averlo tramortito, quindi comincia a venire dei suoi che lo prendono e lo portino via come prigioniero. Peccato che Teodoro non è affatto né morto né tramortito, perché l'elmo lo ha difeso evidentemente molto bene, quindi lui si rialza in piedi, sferra un colpo di spada alle zampe anteriori del cavallo di Cai Cosroe, che si bizzarrisce, addirittura casca e fa cadere Cai Cosroe sul terreno. E poi, cioè, tutto questo doveva immaginare il giro di qualche secondo, qualche minuto al massimo. Cioè, vedete a volte quanto basta poco per cambiare questi eventi. Anche se dobbiamo immaginare che, cioè, si parla di migliaia di uomini, ci si sarà messo un po' per scoprire questa cosa. Cai Cosroe, non si sa se da Teodoro o da un suo soldato, viene decapitato appena sbalzato da cavallo. A quel punto, quando la notizia si diffonde, l'esercito turco va nel panico e comincia ad andare in rotta perché ha perso il suo collante, diciamo così, e quindi, poi senza stare adesso a vedere gli altri
le altre conseguenze della battaglia, sappiamo che da questa vittoria, che è stata veramente strappata le fauci dalla sconfitta, perché Teodoro stava perdendo, era rimasto in un migliaio contro quasi 20.000 nemici, con questo colpo di audacia e di fortuna in questo caso, Teodoro riesce a Lattughe. vincere comunque, abbastanza, riesce a vincere la battaglia, e il successore di Carico Storico, Cosroe II, il figlio, decide di venire a patti, nonostante, cioè, evidentemente comunque militarmente più forte lui, decide di venire a patti, consegna Alessio Terzo Angelo e il confine in quel settore rimane calmo per una cinquantina d'anni, grosso modo. Quindi i Niceni hanno anche tempo di concentrarsi maggiormente nella riconquista, che poi avverrà una cinquantina, anzi 50 anni dopo, della riconquista dei territori perduti e di Costantinopoli. Infatti poi saranno l'altra dinastia che, non in modo proprio pulito, ascende all'impero di Nicea, all'impero, i Paleologi, che saranno gli ultimi governanti dell'impero, anzi la dinastia più lunga di tutta la storia imperiale, 200 anni grosso modo. Saranno loro che poi nel 1261, 50 anni dopo, anche lì per un colpo abbastanza fortunato che non racconteremo però questa sera, riprendono Costantinopoli, dopo aver anche sconfitto in battaglia altre volte i latini e i loro avversari. Però se questa battaglia fosse stata persa, probabilmente i Selgiuchidi avrebbero conquistato più fette territorio del cosiddetto impero di Nicea, e chissà se l'impero di Nicea sarebbe in realtà sopravvissuto per tornare a essere l'impero romano, diciamo così, perché in realtà l'impero di Nicea è la nostra dicitura, per loro è l'impero romano quello, così come il despotato d'Epiro si considerava l'impero romano anche lui. Quindi chi lo sa come sarebbe poi invece andata. In questo caso è una battaglia il cui esito probabilmente ha segnato un punto di svolta, per noi non molto ovvio, perché si parla di un contesto che per noi sembra piuttosto distante, però chi lo sa, ecco, insomma. Perfetto, allora grazie mille. Se per te andasse bene andrei avanti con la nostra chiacchierata, faccio una Se breve non ci sono presentazione. domande, volentieri, sì. No, per ora domande non ci sono. Faccio una breve presentazione così ti lascio un attimo riposare. Parliamo adesso del sacco di Roma, quindi entriamo di fatto nella età moderna. Il contesto, l'età moderna inizia con la riforma di Lutero, 1517 se non erro, non dire una cavolata. Fatto sta, con questa riforma l'Europa si spacca in due, sia nel Medioevo la grande unità dell'Europa cristiana, pensiamo dall'Islanda fino di fatto alla Sicilia normanna, era il papato, la Chiesa latina. Ebbene, con Lutero tutto ciò si spezza, e si spezza anche la pace. Abbiamo tra i protagonisti, io che senza offesa lo trovo uno dei grandi sfortunati della storia, che è Carlo V, che poveraccio, era di fatto un imperatore, torna ad avere il più grande impero in Europa, se vogliamo universale, è imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, se vogliamo chiamarlo così, ma è anche imperatore della Spagna, se non ero del Portogallo, e che con tutte anche i possedimenti coloniali, siamo appunto nell'età moderna, quindi tutto l'America del Sud e le varie colonie, e poi anche i Paesi Bassi, quindi ha un impero immenso, può farlo da padrona, a resistere ci serve solo più la Francia, che è cattolica, ma appunto la riforma protestante fa sganciare di fatto i principi tedeschi, che hanno sempre mal sopportato il papato. Pensiamo alla lotta delle investiture medievali. Fatto sta, con Lutero, la nuova religione, abbiamo anche possiamo chiamarla una scusa in più. Ebbene, quindi Carlo V si tocca fare diverse guerre. Adesso non mi ricordo bene perché si stava facendo la guerra con i principi anche contro la Francia, però succede una cosa molto particolare. Lui, Carlo V, che è l'emblema della religione cattolica, del papato, ebbene, fatto sta, il papato per giochi di potere in una guerra va contro di lui. Che cosa decide di fare Carlo V? Assolda dei mercenari, i famosi lanzichenetti, quelli dei Promessi Sposi, sono proprio loro, la loro calata in Italia fino ad andare a Roma. Particolare che i lanzichenetti erano protestanti, quindi Carlo V, che è l'imperatore cattolico, che deve difendere il Papa contro gli eretici, perché di fatto i protestanti sono visti come degli eretici dai cattolici, cosa fa? Assolda dei mercenari lanzichenetti protestanti per andare, che vadano ad assediare la stessa Roma. Cioè un
paradosso bellissimo della storia. Quindi qui arriviamo di fatto al sacco di Roma dell'età moderna. Dopo Brenno, dopo il sacco di Roma del tardo antico, arriviamo qui al sacco di Roma dell'età moderna dei Lanzichenetti. Sì, uno dei vari sacchi di Roma della sua storia, perché ne ha subiti veramente parecchi, c'è da dire. Citavi Brenno nel V secolo d.C. ne subisce 3 di saccheggi, non dimentichiamo il saccheggio arabo, perché subisce anche quello durante le incursioni, quelle delle seconde invasioni. Questo è il peggiore di tutti, sicuramente, quello del 6 Grazie per maggio. questi dettagli che mi sono perso. No, tranquillo, non è molto noto, l'Alto Medioevo è oscuro perché lo conosce poca gente, in realtà, tutto sommato, non è stata neanche una bella epoca per tanti versi, forse, però ecco. Ecco, Roma viene saccheggiata anche in epoca alto medievale, tra i vari saccheggi di esterni. Però io penso che quello del 1527 sia stato tra i peggiori, probabilmente. Quello del 6, anzi, per diversi storici, il 6 maggio 1527 segna proprio la fine del Rinascimento in Italia, perché è talmente devastante anche dal punto di vista artistico, architettonico, tutto quello che volete, che è terribile. E tra l'altro, in parte, la composizione dell'esercito di Carlo e le motivazioni che lo portano a questa decisione veramente drastica, perché penso che anche lui non è che l'avesse presa molto alla leggera, penso fosse molto consapevole di quello che stava andando a fare. È tutta politica, anche contro il Papa, la religione anima molti dei suoi, molti dei Lanzichenechi, Frundsberg, che era il comandante dei Lanzichenechi, che poi dovette andarsene dal teatro bellico prima di raggiungere Roma per via di un infarto. Sostanzialmente lui aveva promesso di impiccare il Papa, cioè quindi proprio più chiaro di così non si può. Una corda d'oro, se non mi ricordo male. Non vorrei essere qualche reminiscenza di De André, però mi pare andasse in giro con una corda d'oro dicendo con questa corda impiccherò il Papa. Cioè una cosa del genere, se ricordo bene, sì, comunque sia quello che certo che affermava avrebbe impiccato il Papa una volta arrivata a Roma. Così, però, ecco, appunto, allo stesso tempo, lui, appunto, Carlo V è il grande difensore della fede cattolica, come sacro imperatore e tutto quanto. Si sta discutendo del concetto di la religione, ognuno con il suo principe, oppure la decide l'imperatore. Si sta ancora discutendo tutto questo, è un clima terribile in Germania che poi, se posso, scusami, dopo la guerra dei 30 anni, ma siamo un secolo dopo, sarà una guerra sanguinosissima, la Germania perde un terzo della sua popolazione, si deciderà appunto questo. Non è tolleranza, il principe decide la religione, se qualcuno non è d'accordo se ne vada, cambia paese, va a abitare da un'altra parte. Anche lì le motivazioni religiose sono molto forti, ma si mischiano con altre. In questo caso, per esempio, cioè anche lì c'è una fase in cui effettivamente sono molto sentite quelle religiose e poi si vanno a perdere. Di fatto, verso la fine della guerra penso non se lo ricordasse quasi più nessuno questa cosa. In questo caso, come dicevamo appunto, abbiamo gli anzichenechi che sono per la maggioranza protestanti, quindi appunto in odio contro i papisti e tutto quanto. Allo stesso tempo abbiamo Carlo V, allo stesso tempo abbiamo il comandante della coalizione, cioè del suo esercito, che è francese ed è che è Carlo di Conestabile di Borbone, cattolico anche lui, presumibilmente, nemico di Francesco I di Francia, che adesso brevemente spieghiamo anche il perché si arriva al sacco, perché ha a che fare con quello che succede negli anni subito precedenti contro la Francia. E in più abbiamo anche una bella aliquota di qualche migliaio, mi pare 6.000 truppe spagnole, che più cattoliche delle truppe spagnole non esistono, eppure non si fanno problemi a obbedire all'imperatore, andare a saccheggiare Roma, ad attaccarla quantomeno, la sede del Papa. Eppure soldati più cattolici e spesso anche in modo esagerato e fanatico degli spagnoli non c'erano, tra 500 e 600, quindi questo penso che dica tanto di quanto sia politica la cosa. Perché questo? Perché allora Clemente, che è il Papa, era il Papa che era stato scelto di fatto da Carlo V, e tra virgolette gli si rivolta contro perché non vuole che l'imperatore abbia troppo potere in Italia, specie dopo la vittoria alla grande battaglia di Pavia del 1525.
in cui Francesco I viene addirittura catturato e gli viene imposto di firmare un trattato per cui deve accettare le condizioni abbastanza per lui vergognose. Una volta che viene liberato dice ok, ho dovuto firmare questa cosa in prigionia, non vale niente, quindi formiamo una lega contro Carlo V. E il problema è che il Papa aderisce a questa lega, e anche se poi promette di non aderire, appena Carlo V, come dire, si gira dall'altra parte, va a chiedere aiuto a Francesco I subito per farsi appoggiare. Prima appunto Carlo V, questo è estremamente sintetizzato, Carlo V quindi che prima ha provato ad agire per via politica e diplomatica col Papa, decide che la lezione deve dargliela più forte, molto evidentemente, e quindi prende e fa scendere il suo esercito a Roma. La marcia è piuttosto dura, abbiamo una battaglia in cui l'esercito imperiale è quasi sconfitto a Governolo, vicino a Mantova, la famosa battaglia dove viene ferito, non come rappresentato nel mestiere delle armi, però quasi alla fine dello scontro in realtà, viene ferito Giovanni de' Medici, Giovanni delle Bande Nere, che infatti poi morirà per la ferita di portata. Le Bande Nere, che tra l'altro sarebbero tra i pochissimi contingenti di professionisti che potrebbero difendere Roma, per tagliare le spese il Papa pensa bene di disfarsene. Ne riuscirà a richiamare solo 1 migliaio all'ultimo secondo, comandati da un personaggio che non è esattamente al pari di Giovanni, quanto a tempra. A difendere Roma ci sono pochissimi soldati, nel senso anche di soldati veri, perché la guarnigione poteva contare un 5.000 uomini, hai anche il vantaggio delle mura, c'è Castel Sant'Angelo con i suoi cannoni, insomma, c'è modo di difendersi, al contrario dell'esercito imperiale che anche per fare prima si è mollata alle spalle l'artiglieria, quando arriva a Roma è un esercito senza artiglieria quello imperiale, quindi deve andare di assalti diretti per le mura. Ci sono pochissimi soldati professionisti, qualche mercenario mal pagato, tanti miliziani, e poi c'è un piccolo nucleo, perché ecco, io ho voluto mettere il sacco di Roma in toto, forse volendo esagerare in quel caso, perché in realtà è la storia della resistenza fino all'ultimo, quasi all'ultimo uomo, della Guardia Svizzera, perché non è un caso che il giuramento che gli svizzeri della Guardia Svizzera ancora oggi fanno è il 6 maggio, non è un caso. Tra i pochissimi soldati professionisti che ci sono i 189 uomini della Guardia Svizzera del Pontefice. Gli svizzeri che è già dal 300 che hanno cominciato a essere, cioè erano diventati la fanteria più agguerrita e richiesta anche come mercenari in Europa. Ormai i tedeschi e gli spagnoli gli contendono il primato molto pesantemente, tant'è vero che poi degli svizzeri si sentirà parlare poco e niente più avanti. Ecco, questi 189 sono tra i pochissimi soldati professionisti presenti e che hanno giurato di difendere il Papa fino all'ultimo. Adesso, senza stare a spiegare nel complesso come si viene a svolgere tutto il complesso degli attacchi del sacco di Roma, la morte del connestabile di Borbone, perché anche lui muore, non si capisce ancora bene come, colpito da chi. Benvenuto Cellini, il famoso artista, dice che è stato lui, ha pensato al colpo, ma c'è una nebbia tale che era quasi impossibile capire esattamente, quindi è probabile un colpo casuale andato mortalmente a segno, sfortunatamente per il connestabile. Quando il connestabile viene colpito e viene portato all'accampamento, i romani pensano di aver vinto, quindi in molti abbandonano le posizioni sulle mura, e questo dà molto vantaggio agli imperiali, che uno infuriati perché è morto il comandante, due infuriati perché è morto quello che li doveva pagare, loro hanno già arretrato quei pagamenti di tantissimo, quindi possiamo capire. Mi ricorda, se posso, Alarico, che va praticamente a fare un sacco di Roma per essere pagato. Beh, è una cosa un po' diversa, però sì, ecco. Perché in quel caso Solo per di questi assaltano casi, Roma perché vogliono la grana. grosso modo, si parla di anni e anni, ed è stato l'ultimo passo in quel caso, veramente l'ultima spiaggia che anche Alarico avrebbe volentieri evitato, però non se ne è potuto fare a meno a una certa. Un saccheggio concordato, se vogliamo, tra l'altro. Quello di Roma del 1527 non lo sarà. I romani resistono ancora un po', in realtà, nonostante appunto i molti si siano allontanati per festeggiare perché pensano di aver vinto.
finché stranamente vanno tutti nel panico perché un gruppo di spagnoli è visto dentro le mura, non si sapeva bene come, quindi oddio, il nemico è dentro. La verità è che c'è un punto debole delle mura, non mi ricordo esattamente dove stia qui, che fatalmente un pezzo delle mura era costituito dal semplice muro di una casa privata che era inglobata nelle fortificazioni delle mura leonine, se ricordo bene. Però questa casa aveva una finestra a piano del terreno che era coperta da delle misere assi di legno, e gli spagnoli già dall'inizio degli attacchi cominciano a fare spazio per poter passare, e quindi a un certo punto semplicemente entravano da questo punto debole, c'era una buca cannoniera più larga del normale, ecco, se ricordo bene da questo. È impossibile rimettere i romani in ordine, questi vanno nel panico, cominciano a ritirarsi, si fa un minimo di resistenza da parte di 200 cavalieri, e più di questo non ho trovato, di questi 200, a Ponte Sisto, se ricordo bene, ma vengono sopraffatti. Gli unici altri che vogliono tentare una resistenza, e non per altro, per mettere in salvo il Papa, sono gli svizzeri. Gli svizzeri si dividono in due gruppi, uno di 42 uomini e un altro degli ultimi rimasti, che sono al comando del loro comandante, non mi ricordo mai se è Marcus o Caspar, perché sono comunque il comandante Royst. Il nome spesso faccio confusione perché il comandante del 1527 era figlio d'arte, nel senso che era figlio del capitano precedente, e tuttavia lui ha fatto carriera attraverso i ranghi, non è stato fatto capitano perché era già figlio del precedente capitano. I 42 vanno a recuperare il Papa, che cioè, è a rischio sul serio, perché Clemente è a pregare in Vaticano, è a pregare in San Pietro fino all'ultimo secondo utile, sperando che questo serva a qualcosa. Questi lo prelevano, e sotto il fuoco nemico penso degli spagnoli e dei tedeschi a questo punto, passare attraverso il passetto di Borgo che lì si vede, e che ancora oggi si vede, una via fortificata sopraelevata che collega il Vaticano a Castel Sant'Angelo, si riesce a mettere in salvo a Castel Sant'Angelo. Per dargli il tempo di fuggire insieme a questi 42, gli altri 157 si attestano intorno all'obelisco che ancora oggi è presente nel cimitero teutonico, uno spazio molto ristretto. Non so se all'epoca avesse già dei muri come ci sono adesso, però l'obelisco c'era già allora, da quanto ne sappiamo. Questi si attestano qui, e dal primo all'ultimo, in questo caso probabilmente sì, dal primo all'ultimo si fanno massacrare tutti quanti. Caspar Royst, mi pare che il capitano sia Caspar in questo caso. Caspar Royst viene ferito mortalmente, viene deportato a casa sua, però viene poi ammazzato nel suo letto sotto gli occhi della moglie, che probabilmente non fa una fine molto migliore. Di questo combattimento sappiamo veramente poco, in realtà. Io ho dovuto raccontarlo immaginando un po' in base alle armi dell'epoca. Erano armati in modo molto simile alla fine, con picche alabarde. Non sappiamo se tra gli svizzeri ci fossero anche degli archibugieri, probabilmente no. È molto bella e spettacolare per chi ha letto Dago, la famosa sequenza nell'episodio di Dago su Roma Campagna Martello, in cui c'è questa bella sequenza, secondo me, non so quanto realistica, ma molto significativa, della resistenza degli svizzeri contro i lanzichenecchi. Si fanno uccidere dal primo all'ultimo sulle scale di San Pietro, praticamente, e quindi in realtà la battaglia eroica di per sé è costituita dal sacrificio degli svizzeri. Ci sarebbero anche questi 200 anonimi cavalieri di Ponte Sisto che un po' vengono sopraffatti, un po' probabilmente poi cercano di scappare anche loro. Roma subisce il suo peggior saccheggio in 1000 anni, vorrei dire letteralmente in 1000 anni, perché quello arabo non credo che sia stato così terribile. Da 50.000 abitanti si passa a 10.000 abitanti. Il saccheggio, dopo 3 giorni, il nuovo comandante imperiale cerca di fermarlo, perché 3 giorni è il termine usuale, diciamo così.
Peccato che duri fino al febbraio del 1528, gli ultimi lanzichenecchi se ne vanno dopo mesi e mesi. Il Papa è costretto a venire a patti con Carlo V, la Guardia Svizzera è sciolta, quella poca che è rimasta, e si istituisce una guardia tedesca nella quale viene offerta agli svizzeri di entrare, però a parte una decina di persone, gli altri si rifiutano categoricamente con sdegno, anche perché appunto, i tedeschi hanno ammazzato tutti i loro compagni che hanno resistito fino all'ultimo uomo per mettere in salvo il Papa. E per anni e anni si cerca di far ricostituire una guardia svizzera finché 20 anni dopo, sotto Paolo III, che è il successore di Clemente, si decide effettivamente di sciogliere la guardia tedesca. Sono passati 20 anni, quindi come dire, si può anche allentare un po' la presa. Si scioglie la guardia tedesca e si restituisce, questa volta in modo ufficiale e definitivo, una guardia svizzera pontificia, che appunto, come dicevamo, in onore di questi, di Caspar Royst e dei suoi che si sono fatti uccidere davanti alle scale di San Pietro, ancora oggi giura il 6 maggio, perché il 6 maggio 1527 è il giorno appunto del sacco di Roma. Perfetto, grazie mille, è stata interessantissima. Se non ci sono domande, non ci sono, io passerei alla successiva. Siamo alle prime Termopili polacche, siamo alla fine del 600. Onestamente so veramente poco di questa battaglia, di questo contesto. Tra l'altro è una cosa di cui si trova veramente poco, tra l'altro la prima Termopili polacca, perché i polacchi non si accontentano. Io ne ho indicate due, ma un mio amico per metà polacco mi diceva che probabilmente ce ne sarebbero anche una terza e una quarta, però non ho ancora indagato, devo essere onesto. Allora, per comprendere questa, che tra l'altro bisogna anche capire, vedete il posto, che io non ho idea di come si pronuncia, oggi è Chodowi, penso che si pronunci così, non sta in Polonia, sta in Ucraina. Questo perché? Perché i territori del vecchio Commonwealth lituano-polacco, della Confederazione lituano-polacca, erano molto più estesi della Polonia di oggi. Polonia che è il risultato di aver rimesso assieme per l'ennesima volta, allora non ancora, perché allora esisteva ancora come Stato, la Polonia è morta, è nata come Stato almeno un paio di volte, è una storia molto sfortunata da quel punto di vista. All'epoca erano passati 11 anni dal momento in cui la Polonia sembrava entrare a tutti gli effetti invece tra i grandi protagonisti dell'Europa nella lotta contro i turchi. 1683, grande assedio di Vienna, la grande carica polacca da Monte Calvo con gli ussari e i panzerni guidati da Jan Sobieski in persona, il re. E tant'è vero che è stato salutato come il bastione della cristianità, l'antemurales Christianitatis. C'è anche una battaglia successiva in cui i polacchi si distinguono nella Lega Santa. Tuttavia, al contrario delle richieste di Jan Sobieski, che cercava di far avanzare la guerra verso gli ex territori della Confederazione polacca, comunque verso est, la lotta contro gli ottomani si concentra tutta molto più a sud, per l'Ungheria, per i Balcani. I grandi protagonisti restano gli Asburgo. I polacchi partecipano poco e niente a queste campagne e se la devono cavare sostanzialmente da soli, in questo caso, per conquistare e riconquistare territori come la Moldavia, che è qui, la Valacchia e la Transnistria, che è circa ai confini meridionali dell'Ucraina, per intendersi. Si chiama così per via del fiume Dniepr, per questo Transnistria. Infatti vedete dove è Hodor, che non ha una grande importanza in realtà, perché Hodor era un villaggio all'epoca. Oggi onestamente non so cosa sia bene oggi, però all'epoca era un semplice villaggio. E all'epoca uno dei pericoli principali che veniva dalla Crimea, da quelle aree, erano i tatari di Crimea, che erano ormai è difficile capire quanto fossero alleati e quanto fossero vassalli degli ottomani. Comunque era un rapporto che andava avanti ormai da diverso tempo e c'era una strettissima collaborazione. Erano dei tatari musulmani che spesso organizzavano delle grandi spedizioni per andare a fare schiavi e poi rivenderli sui mercati del Mar Nero.
Ecco, una di queste incursioni ha appunto luogo nel 1694, dopo che nel frattempo sono state costruite anche alcune fortezze di frontiera in Podolia, che è appunto questa regione di confine di cui fa parte anche Odo. Sono i bastioni della Santissima Trinità, trincee della Santissima Trinità e i bastioni della Vergine Maria, tradotti in italiano naturalmente, perché in polacco temo che non sarei veramente in grado di pronunciare i nomi. E ecco, da qui, dai territori dei Tatari parte questa grossa spedizione che nelle fonti è difficile stabilire il numero esatto, perché va tra i 25.000 e i 70.000 guerrieri tatari, probabilmente quasi tutti a cavallo e tutti arcieri a cavallo, perché principalmente sono quelli tatari ancora in quest'epoca. Non si sa in realtà di che numero si parli lì sul terreno, diciamo così, quindi da una di queste due fortezze viene mandata una forza di poche bandiere, cioè di poche compagnie, se vogliamo, di poche bandiere di eleazzi, ovvero di cavalleria di quella destinata ai compiti di frontiera, sono 400 uomini, di cui 300 sono panzermi e solo 100 sono i leggendari ussarialati, cioè per noi leggendari, ussarialati polacchi, che se vogliamo sono gli ultimi cavalieri pesanti d'Europa, ma nel senso medievale del termine, per quanto fino a una certa, perché erano armati anche di carabina quindi, e di pistole, quindi si hanno un po' modernizzati anche loro. Tra l'altro, parentesi, gli ussarialati, le ali non le hanno attaccate alla corazza, ma sono attaccate alla sella. Questo è un luogo comune che ancora si perpetua. Questi 400 uomini escono fuori, abbiamo menzionato appunto gli ussarialati che sono armati con corazze a piastre, elmi un po' più coprenti, cioè sono elmi che hanno la faccia scoperta ma hanno un grosso nasale, spesso e volentieri, che può venire calato sulla faccia in modo da coprirla quasi tutta. Sono armati di sciabola, martello da guerra, carabina, pistole e una lunga lancia, molto lunga. E sono accompagnati da un numero maggiore, come abbiamo detto, di panzermi, che sono cavalleria leggera, sono armati in cotta di maglia, siamo alla fine del 600, sono armati in cotta di maglia, da qui il nome, perché la Panzer è la cotta di maglia per l'appunto. E anche loro sono armati di sciabola, martello da guerra, carabina e pistole. Ecco, questi 400, sentendo la notizia di questa grossa incursione, vanno a vedere. Vedono un primo distaccamento di tatari, che sono organizzati in Hambul, credo che si pronunci così, è scritto CH Hambul, non ho ancora trovato la pronuncia corretta, quindi perdonerete, penso che sia Hambul la pronuncia. Di 600, trovano questo primo Hambul di 600 uomini, gli ussarialati prendono e caricano i 100 di questo contingente, prendono e caricano i tatari e li mettono in fuga effettivamente, salvo poi rendersi conto che ci sono circa altri 40.000 uomini davanti a loro e quindi decidono che non possono affrontare in campo aperto, sono coraggiosi ma non stupidi fino a questo punto, ecco, parlando di ritirarsi per mettersi in salvo. Tuttavia vogliono offrire una resistenza evidentemente e sanno che sarebbero raggiunti se provassero semplicemente ad andarsene. E quindi si trincerano anche in modo un po' di fortuna in questo villaggio di Odo. Io purtroppo non so come fosse fatto esattamente. Sappiamo che agli ingressi del villaggio vengono create delle barricate improvvisate con carri, botti, quello che si può. E quando i tatari arrivano si preparano ad attaccare, tuttavia si rendono conto che uno non possono utilizzare enormemente bene la loro gigantesca, in questo caso, superiorità numerica. Dall'altra parte non possono neanche attaccare agevolmente a cavallo, perché chiaramente non possono assaltare le barricate a cavallo, e quindi decidono semplicemente di scendere, di cominciare a bersagliare di frecce i polacchi all'interno. E quindi per grosso tempo va anche avanti una battaglia che va avanti sulla distanza. I polacchi perdono quasi tutti i cavalli, per esempio, perché vengono ammazzati dalle frecce tatare, vengono feriti mortalmente anche loro in grosso numero, però rispondono al fuoco finché hanno pallottole. Quando non hanno più pallottole, cosa pensa bene di fare? Prendono le frecce tatare, le caricano nelle pistole e le sparano indietro, perché è l'unica cosa che possono fare. E funziona? Sì, a quanto pare, insomma, hai un proiettile, lo spari
questo va. In effetti anche le primissime armi da fuoco, i primissimi esperimenti di cannone europeo sparavano dei dardi alla fine, più che delle palle, se ricordo bene. Cioè, si parla di cose usate pochissimo, naturalmente, però il senso è che hai il proiettile carichi. Non so bene come avranno volato queste frecce, però deve essere rispedite indietro, deve essere stato proprio un bello spettacolo. Ecco, si giunge anche a dei combattimenti sulle barricate, però l'equipaggiamento più pesante dei polacchi salva spesso e volentieri. E a questo punto, a suon di fare così, i tatari perdono qualche centinaio di uomini come minimo. A questo punto mandano i cosiddetti tatari polacchi, che sono dei tatari che parlano polacco, sono di origine cristiana, mandano a parlamentare perché si arrendano e sostanzialmente, come alle Termopili, il comandante del contingente polacco dice: venite a prenderci se avete il coraggio. I tatari capiscono che non se ne possono fare più niente, quindi prendono e se ne vanno. Tra l'altro, presi dalla foga, alcuni degli ussari alati prendono e inseguono, tra cui anche uno dei due comandanti prende e insegue i tatari, viene catturato, poi verrà riscanato poco dopo, quindi non ci fa una bella figura. Però ecco, in realtà per la maggior parte i polacchi restano al loro posto poi, e questa vittoria viene poi grandemente celebrata già all'epoca. Come dicevamo, i polacchi sono feriti gravissimamente quasi tutti. Il comandante, non quello che ha inseguito, il comandante muore per le ferite qualche giorno dopo, molti dei polacchi anche, i cavalli muoiono quasi tutti. Sobieski in persona li ripaga con le sue tasche i cavalli per questi uomini, li celebra anche come una statua, se ricordo bene. Questa vittoria che anche qui a livello strategico non conta assolutamente niente nel corso della campagna che stanno provando a fare contro i tatari e gli ottomani in quest'area. Viene molto celebrata perché è una delle poche vittorie nette che finalmente i polacchi ottengono in questi anni. Però ecco, tuttavia anche in questo caso si tratta di una vittoria di cui si sa molto poco, è molto piccola, bisogna vedere, e non dà grandissimi cambiamenti, anzi non ne dà proprio a livello strategico, però viene celebrata per anche alzare il morale e ristabilire anche un pochino l'opinione pubblica di Sobieski, che non era messa benissimo, appunto per tutte le vicissitudini che abbiamo detto all'inizio. E unica altra nota di colore che mi viene da dare: i tatari avevano tirato talmente tante frecce che pare che alla fine della battaglia gli abitanti del villaggio di Odor si mettono a raccogliere le frecce e ne riempiono ben 7 carri, tanto per dare a intendere quante frecce avessero tirato i tatari, che erano 40.000, contro gli appena 400 uomini che si erano serragliati a Odor. Quindi questa, direi che a modo suo, e questa è stata vinta. È stata vinta per quanto i tatari se ne sono andati, non perché erano stati sconfitti in modo netto, ma hanno deciso che per loro era abbastanza. E questa direi che si merita abbastanza il titolo di Termopili polacca, anche se a livello di eroismo forse dura molto di più la seconda, che dovremmo andare a vedere dopo. Ecco, questa è la prima Termopili polacca. Bene, grazie davvero per questa. Solo un secondo, scusami che ok. Allora, passiamo alla Termopili italiana. Di fatto Termopili, come viene anche ricordata, quindi vediamo appunto questo, ovviamente questa è messa nel 56, ma vedere appunto il termine Termopili, come passa la storia, come è entrato nel nostro immaginario uso dell'Occidente. Siamo ovviamente nella prima guerra mondiale, siamo l'operazione tattica che viene la Straffenspedition, ovvero nel 16 il comando austriaco ha delle riserve e vuole muovere un'offensiva. L'Italia entra il 24 maggio del 1915 e l'idea dell'alto comando di Cadorna, giustamente anche quella di cercare di sfondare dalla parte di Isonzo, cioè l'unica parte delle pianure. Da quella parte è pianura, in teoria dovrebbe essere più semplice perché sopra ci sono tutte montagne, abbiamo il Friuli, abbiamo il Trentino, il Veneto. Andare per le pianure di Isonzo vuol dire andare verso Trieste, quindi prendere un importante porto, e poi da lì ci si apre, se vogliamo, i Balcani e Vienna è poco più a nord, quindi l'idea ha il suo senso. La stata spedizione, una spedizione punitiva, questo perché nell'ottica del comando austriaco è quella di punire gli italiani che, ricordiamolo,
prima della prima guerra mondiale, meglio precisare, eravamo sia l'Italia che l'Austria erano alleati della Germania, ma tra di noi Italia e Austria, ovviamente per quello che era successo un secolo prima, tutto quanto il Risorgimento non correva sangue, tutta, come sapete, il Risorgimento, tutta la Lombardia e il Veneto erano territori che appartenevano di fatto all'impero austriaco, quindi non erano molto contenti di quello che era successo. Nel 16 c'è questa opportunità, e questa offensiva il comando italiano è del tutto, come dire, sorpreso, questo perché fino ad allora è l'Italia che muove sempre azioni offensive. Ricordiamo, questo è un fronte secondario per gli austriaci. Ci sono delle grandissime live di Marco Cimmino, di Domus Orbica, che potete trovare su YouTube, dove di fatto mostra e racconta anche la guerra del fronte orientale, dove l'Austria in Galizia era veramente impiegata. Mi pare nel 14 l'Austria perde 2 milioni di uomini, cioè, per farvi capire che quello era veramente il fronte caldo. Questo era un fronte secondario, gli austriaci avevano una tattica, se vogliamo, difensiva. Fatto sta, nel 16 ci sono delle riserve, allora il comando decide di buttarle in avanti e si arriva addirittura a sfondare. Adesso vedremo questa battaglia di Passobuono. Se non fosse stato per questo, gli austriaci avrebbero addirittura sfondato e sarebbero addirittura arrivati in pianura, quindi tagliando di fatto tutta quanta la retrovia. Dove dovete immaginare, qui non so della cartina, però il grande dell'esercito delle grandi armate sono collocate nell'Isonzo, nella pianura. Gli italiani ovviamente presidiano, c'è una guerra di montagna, una guerra, però neanche gli italiani pensano di poter ovviamente invadere scavalcando le Alpi. Questo perché nella storia o ti chiami Annibale e Carlo Magno Napoleone, sono estremamente difficili con un esercito iniziare un'invasione, quindi attestarsi, soprattutto anche con poi i grandi mezzi che ha la prima guerra mondiale, quindi si pensava di passare ovviamente dalle pianure. Come vedremo poi tutto ciò non viene per le difficoltà, per l'estrema resistenza, ma anche per gli stessi autrici, uno perché non avevano le risorse per poter buttare altri uomini in questa offensiva, e anche per la difficoltà appunto del terreno, perché appunto stiamo parlando di portare un'offensiva sopra le Alpi. Ma adesso darei la parola a te, se vuoi aggiungere qualcosa sei liberissimo, ma entriamo nel cuore di queste Termopili in Italia, che anche lì si imposta anche abbastanza sconosciuta, però invito nelle nostre vie, nelle nostre piazze, spesso ricorre, almeno a Torino c'è Passobuole, ma non so sfido voi di ricordarvi, di sapere che cos'è comunque stata importante, se vogliamo, per la storia d'Italia. Prego. Sì, diciamo che di battaglia paragonata alle Termopili per gli italiani questa è stata la seconda, nel senso che la prima l'ho messa in appendice perché è un episodio durante la battaglia del Volturno, durante la seconda guerra d'indipendenza, durante la risalita di Garibaldi in realtà dal sud. C'è l'episodio di Castelmorrone in cui lui equipara il capitano Pila de Bronzetti a un novello Leonida, poi il sul perché vi invito a leggere il libro e lo trovate in appendice. Ma anche se posso, da torinese, cioè Orgoglio Sabaudo, è messo anche, se non mi ricordo male, la battaglia della Sietta. Sì, c'è anche quella perché, guarda, da Ligure di origine ci avrei potuto mettere la battaglia del passo della Scofera, però ho detto, vabbè, ci mettiamo la Sietta che la conosco di più. Visto che la battaglia dello Scofera era contro gli austriaci e i piemontesi, quindi avrei potuto metterci quello. Cosa che infatti gli amici liguri mi hanno rimproverato, però insomma, vabbè. È un altro discorso. Allora, la cartina che abbiamo visto prima, questa è la cartina delle operazioni proprio di Passobuole. Qui mi perdonerete, i bollini in blu sono alcuni luoghi che ho visitato, dei luoghi di grande guerra, alcuni. Ovviamente il puntino in rosso è dove sta Passobuole, che è su una cresta che divide la Val d'Astico dalla Vallalsa, se ricordo bene. E qui un appunto, Staff-Expedition, gli austriaci quasi certamente, da quanto ho avuto modo di trovare, non lo hanno mai utilizzato. Come al solito credo che sia una di quelle cose che deriva dal giornalismo italiano, forse perché aveva la coscienza un po' sporca, se no non l'avremmo chiamata spedizione punitiva, loro più semplicemente la chiamavano offensiva di primavera o offensiva di maggio, perché è nel maggio del 16 che avviene questo attacco.
che poi sfocerà nella grande battaglia degli altipiani, ovvio l'altopiano di Asiago, più in particolare. E gli austriaci vogliono cercare di sfondare qui a passo buole, perché sul Pasubio, zona fortificatissima vicina, io di recente io lo consiglio per chi avesse voglia di andare a fare questa escursione, la strada delle 52 gallerie è uno dei posti più fortificati del Pasubio, mai attaccato dagli austriaci proprio perché è troppo fortificato. Hanno scavato la montagna, una cosa impressionante. E quindi cercando di andare a passo buole. Purtroppo passo buole non l'ho ancora visto, in realtà sono andato su una delle fortificazioni vicine, Cimazugna, che in realtà è una costruzione austriaca in principio, e tutti i lavori che noi vediamo, anche quelli interrotti, erano stati fatti dagli austriaci. Tante delle postazioni di quella zona che voi vedete tutta in blu, specie quelle a nord di Passobuole, tocca dire, erano postazioni austriache che erano state abbandonate nel 14, con la sicurezza che gli italiani non avrebbero fatto niente perché erano rimasti neutrali, e gli italiani semplicemente nel 15 vanno e le occupano. E quindi Cimazugna fa parte di questi complessi. Ecco, gli austriaci appunto, qui il pericolo è veramente... Hanno già provato agli inizi in realtà della guerra, cioè all'inizio dell'entrata in guerra dell'Italia, ad attaccare la zona di Passobuole senza farcela, con una parte di una divisione di Landschützen, che sono tirolesi, sono forze tirolesi. Infatti in uno o due forti da queste parti troverete poste modernamente a ricordo delle bandiere o delle targhe di tirolesi, appunto per segnalare questa presenza. Ecco, durante quella che noi chiamiamo Staff Expedition, uno dei punti più delicati è appunto Passo Buole, perché se si sfonda qui si raggiunge la pianura, e va sicuro che da lassù, io essendo stato a Cimazugna, va sicuro che se bel tempo la pianura si vede tutta, si vede tutto fino a Verona quantomeno, e anche il lago di Garda. È uno spettacolo impressionante, ma pensate a chi la dovrà difendere e a chi dovrà attaccare. Arrivano da Trento, quindi sono le valli dell'Adige e le valli del Brenta, particolarmente gli attacchi degli austriaci arrivano lungo queste due grandi direttrici. A Passo Buole si concentra allora la difesa per la pianura, perché se gli austriaci sfondassero in uno di questi punti, e qui in particolare poi arriverebbero a dilagare in pianura, arriverebbero alle spalle di tutto il resto dell'esercito che è impegnato sul Bisonzo, e quindi l'Italia sarebbe costretta ovviamente a capitolare con un numero incredibile di prigionieri. Ecco, ad attaccare Passo Buole c'è un pezzo del 20° Corpo d'Armata austriaco, in particolare una intera divisione di Landschützen, appunto, quindi una divisione sulla carta sono circa 20.000 uomini, a difendere Passo Buole, visto che, come al solito, in realtà tutti i comandi sapevano tutto di qualunque cosa, perché insomma, non c'erano sistemi veri per nascondere le informazioni. Anche prima di Caporetto gli italiani sapevano che sarebbe avvenuta, lì è un altro tipo di discorso. Però si fanno trovare comunque impreparati, non è una cosa nuova, tocca dire purtroppo. E quindi a difendere Passo Buole ci sono a malapena 5 battaglioni di soldati italiani, di 2 reggimenti brigate di fanteria. Dico reggimenti brigate perché abbiamo chiamati proprio reggimento, sono il reggimento Brigata Taro e il reggimento l'altro, scusate, adesso mi sta sfuggendo, dovrò andarlo a rivedere, scusatemi. Però appunto sono talmente tanti gli episodi che spesso e volentieri è difficile ricordarsi tutto. Scusate che controllo subito così ve lo posso dire, perché sono appunto la Brigata Taro e la Brigata Sicilia. E cosa vuol dire che sono 5 battaglioni? Che sulla carta, e probabilmente quindi sono meno uomini, sulla carta sono 5.000 uomini. Quindi anche qui la situazione non è una Termopili di 1 migliaio contro 80.000 uomini, però insomma è comunque una sproporzione notevole
e prima che arrivino gli rinforzi bisognerebbe che passassero almeno un paio di giorni, e comunque alle spalle della divisione Landshausen c'è tutto il 20° corpo d'armata, quindi insomma si parla veramente di un punto delicato. E qui si scatena una battaglia che dura un paio di giorni e che è descritta molto nel dettaglio dalla sottotenente Baldanzellu, che ne ha scritti 2 resoconti che sono stati poi pubblicati non tantissimo tempo dopo, tra l'altro, che dovrebbero essere ancora disponibili da trovare. Una parte del testo si trova ancora online se voi la cercate. Ha pubblicato anche libri a riguardo, non so se si trovano ancora, io non li ho trovati, devo ammettere, però sono riuscito a recuperare alcuni pezzi dei testi appunto di Baldanzello che descrive la battaglia, e lì c'è tutto il resoconto che, come era usuale all'epoca, prima che si cominciassero ad affinare anche questi meccanismi, l'attacco austriaco viene preceduto da un bombardamento terrificante che, come dice Baldanzello stesso, riduce il suolo a un suolo lunare, dice, molto evocativo. E poi gli austriaci, i tirolesi, si lanciano all'attacco delle trincee italiane. Gli italiani un po' rincuorano, un po' cercano di resistere, si giunge molte volte, dice Baldanzello, anche se giunge molte volte agli assalti alla baionetta. Ora non so quanto sia davvero la baionetta, perché sappiamo che la pratica di trincea ha insegnato molto bene ai soldati della Grande Guerra, che sfortunatamente si andava molto più agevolmente con mazze o addirittura con le palette della trincea, usate come armi contundenti e con il taglio della paletta. Baldanzello nomina, se non è solo un artificio retorico, nomina tante volte le baionette, quindi Sì, forse per dire corpo a corpo si intende. forse sì, però può anche darsi che dovendo difendere una posizione dall'alto, in questo caso forse gli italiani si sono trovati per loro agio a dover difendere con le baionette, probabilmente. Non mi sono voluto esprimere in questo senso nel libro stesso. Ho fatto la notazione, ma ho preso la testimonianza così com'era, insomma. Ci sono anche dei momenti abbastanza critici, perché per esempio a un certo punto una mitragliatrice austriaca viene portata praticamente a ridosso di una trincea e comincia a sparare di traverso sulla trincea portando il panico, e gli italiani poi però si riprendono e riescono a eliminare anche il pezzo. Ecco, si svolge questa feroce battaglia per un paio di giorni, poi gli italiani ricevono rinforzi, un battaglione, non di più, è un battaglione di un'altra brigata ancora. Non ricevono più rinforzi di questo, la brigata Padova in questo caso, non ricevono più rinforzi di questo, tuttavia questo, viste anche le perdite evidentemente molto pesanti degli austriaci, li spinge a ritirarsi da questa battaglia. Tra l'altro nei resoconti italiani vengono descritti in modi anche abbastanza elogiativi gli austriaci, vengono definiti comunque molto valorosi e molto coraggiosi, che insomma a volte è più facile pensare che ci fossero soltanto parole di odio e di disprezzo, invece spesso e volentieri veniva riconosciuto anche il valore avversario. Ecco, noi questa battaglia è un'altra di quegli scontri che ci siamo pressoché dimenticati, nonostante io devo ancora vederla, ma a quanto pare dall'autostrada si vede una gigantesca scritta che dice a passo vuole, io devo ancora vederla, ammetto, perché non ci sono ancora passato da lì. E c'è anche la targa sul passo, io ci devo ancora andare, però le foto ci sono anche di recenti, insomma. È una battaglia che all'epoca venne celebrata con tanto di bollettini e tutto quanto. Oggi abbiamo inteso a dimenticarla. È una bella prova che gli italiani, nonostante anche noi tragicamente ci ricordiamo solo per Caporetto, questo per colpa di Cadorna, in quel caso quello è inequivocabile. Nonostante noi ci ricordiamo spesso per Caporetto e basta, in realtà insomma, hanno dimostrato un bel fegato e valore combattivo in diverse altre battaglie, tra cui anche questa, che per gli esiti di quei primi anni di guerra fu piuttosto importante. In questo caso anche una battaglia poco conosciuta, ma se fosse andata diversamente forse avrebbe stravolto effettivamente l'andamento del fronte italiano, della storia del fronte italiano. Pienamente d'accordo, se fossero dilagati in pianura
avrebbero bloccato tutte le linee di rifornimento, e appunto ricordate, le grandi armate sono tutte spinte verso Risonzo, bisogna andare verso Udine, bisogna andare verso Trieste, quindi sarebbe stato un problema non da poco. Bene, non ci sono domande, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no io andrei all'ultimo punto. No, possiamo andare anche avanti. Questa appunto è la mappa dell'offensiva di Passo Buono, infatti vedete che ci sono i Kaiser Landschützen, che è la grande freccia puntata nel mezzo, e gli altri due attacchi sono sugli altri due salienti della difesa. Passo Buono vero e proprio è lì in mezzo, ecco. Infatti poi vedete che da una parte c'è la Valle dell'Adige e dall'altra c'è la Val Larsa. E Passo Buono, si dovrebbe leggere abbastanza bene Zugna lì sopra, e questa è insomma, è la mappa appunto dell'offensiva austriaca in questo punto. Vedete anche la freccia che indica il Pasubio, che è una zona che gli austriaci avevano già attaccato, come abbiamo detto, ma che avevano fallito precedentemente, e quindi tentano l'attacco qui dove sembrava più favorevole, vista la presenza di soli 5 battaglioni. Visna. Bene, passiamo all'ultima, se non erro, della Termopili polacca. Allora, solo un secondo, scusate. Perfetto, ovviamente dalla data siamo nella seconda guerra mondiale, sappiamo tutti le circostanze, siamo nel 1939, Hitler invade la Polonia, si mette prima d'accordo con il grande nemico e rivale che è l'Unione Sovietica, e in questa campagna la Polonia si troverà mangiata da una parte dalla Germania di Hitler, che cerca di conquistare i suoi territori, i territori del secondo impero, e dalle spalle viene attaccata dall'Unione Sovietica. Gli alleati, che per questo entrano in guerra, per questo si scatena la seconda guerra mondiale, Inghilterra e Francia, non portano nessun aiuto, e siamo qui al contesto di questa battaglia. Sì. Tra l'altro sembra curioso che sia così in là, però dobbiamo ricordarci che la Germania di allora si estendeva molto più a est, e dobbiamo anche ricordare che la Polonia era particolarmente convinta che, cioè almeno gli ambasciatori polacchi e tutto quanto, non so quanto di facciata e quanto per davvero, erano molto molto convinti che avrebbero loro invaso la Germania e occupato Berlino, erano molto convinti di questa cosa. Quando cominciavano ad esserci le avvisaglie che la guerra sarebbe scoppiata, insomma, perché Hitler aveva intanto accorpato territori senza scatenare eccessivamente, anzi senza scatenare proprio né la Francia né l'Inghilterra, che volevano evitare a tutti i costi che si ripetesse la prima guerra mondiale. E tuttavia cominciano ad esserci i primi freni quando c'è tutta la questione del corridoio di Danzica. Danzica era rimasto uno dei pochissimi, era stato fatto uno dei pochi accessi polacchi al mare all'epoca, era stata fatta città libera ed era composta principalmente da germanofoni all'epoca, se ricordo bene, quindi c'era un motivo, almeno un pretesto, per rivendicarla anche da parte della Germania, oltre a diversi altri territori, naturalmente. Ecco, il confronto militare tra Polonia e Germania è impietoso, perché nonostante fossero così convinti i militareschi e guerreschi polacchi, e con loro ragioni, quantomeno ideologiche e mentali, la Polonia era stata praticamente appena rifatta, era stata rimessa in piedi dopo la prima guerra mondiale, dopo che era sparita già al tempo di Federico il Grande, quindi parliamo del Di Napoleone, se posso, dopo col Trattato di Versailles si cancella. Ma se ricordo bene sparisce anche prima, quindi Anche. va e viene 3 o 4 volte la Polonia, sfortunatamente per lei come Stato, è una storia, ripeto, veramente tragica per la polacca in questo senso. Solo che l'esercito polacco è obsoleto in realtà per l'epoca, mentre la Germania, pur con i limiti che sarebbero imposti dai trattati,
dei temi del Trattato di Versailles che gli avrebbe impedito di avere un esercito vero e proprio. Ma se Solo per... posso dirti, scusami, che avevo fatto una live tempo fa con Peter Arbon e anche Zach, avevamo proprio fatto una live sul carro armato, le tattiche da usare. È un po' un mito questo di vedere la Germania super bellica con i carri armati e i polacchi che, come dire, con la cavalleria. Bene o male si compensavano, semplicemente in questi anni, gli anni precedenti, i tedeschi hanno sviluppato una nuova tattica proprio di carri armati e sono riusciti a concentrarli, però non pensiamo che all'inizio pure del 39 la potenza industriale bellica tedesca fosse all'apice, ecco. Avevano molte difficoltà e la stessa esercito non era un esercito completamente meccanizzato, semplicemente un saper coordinare l'uso in certi punti dei carri armati, questa tattica di colpire linee sfondare e andare a colpire la logistica che era interna, e soprattutto anche un grande lavoro con l'aviazione. Cioè, la Germania inventano questo modo di combattere moderno, che questa serie di varie carte usate insieme, aviazione, fanteria meccanizzata e sfondamento con i mezzi corazzati. Però per dire, non ci immaginiamo che erano così tanto diversi. La Germania ancora adesso, per esempio, se la Francia e la Gran Bretagna avessero invaso adesso la Germania in questo momento del 39 non ce l'avrebbero fatta. La Germania non ce l'avrebbe fatta perché ancora non ne risentiva. Cioè, Hitler è diventato il potere nel 33, siamo nel 39, sono pochi anni. La Germania non era ancora così forte. Se vogliamo, qua si forma anche il grande mito della grande forza della Germania di Hitler. Ma allora, nei confronti della Francia sono perfettamente d'accordo, tanto che se ricordo bene, adesso non ricordo quale dei grandi ufficiali di Hitler, quando parte l'attuazione del piano giallo per l'invasione della Francia, il commento fu che Dio ci aiuti, se ricordo bene. Per la Polonia è un poco diverso, nel senso che, solo per fare un paragone, quando insomma viene creato ad arte il pretesto per l'invasione della Polonia, la Polonia, a livello di velivoli parliamo per esempio, ha un 400, quasi 500 velivoli, tra l'altro non proprio al top di gamma, se ricordo bene, non aggiornatissimi. La Germania può mettere in campo 2000 velivoli, qui erotti, anzi di più. Questo dà un'idea della sproporzione, quantomeno, e anche le forze corazzate sono comunque messe meglio quelle tedesche in ogni caso. E tolto che contano anche su un elemento tutto sommato sorpresa i tedeschi. E i polacchi, pur essendo comunque molto sicuri di sé, cominciano a preoccuparsi abbastanza, perché comunque sia a Visna loro cominciano a mettere su una serie di, cioè non solo a Visna, però anche a Visna cominciano a mettere su una serie di fortificazioni che dovevano servire a appunto tappare un eventuale attacco. C'è stata una linea fortificata di bunker. Peccato che nel settembre del 39, quando comincia l'invasione tedesca, dei 60 bunker previsti, 60 bunker che dovevano essere una cosa con uno spessore abbastanza... ecco, questo è uno dei resti di questi bunker anche anticarro, che dovevano avere delle calotte rinforzate con l'acciaio, che non sono ancora state fissate. La fortificazione non è finita. Dovevano essere 60, sulla linea di Visna ce ne sono 12 pronti, quasi pronti, perché appunto anche il tetto fortificato non è stato ancora messo in opera, fissato come si deve. Ecco, noi sappiamo che l'attacco è lampo su più direttrici, come succede sempre con gli attacchi tedeschi, ci sono dei gruppi armati di solito nord, sud e centro. In questo caso c'è... scusate. In questo caso la linea di Visna è attaccata tra l'altro direttamente dal 19° Corpo d'Armata, che è comandato niente meno da colui che si può ben chiamare il padre, l'inventore della Blitzkrieg, che è uno dei più grandi generali tedeschi, che è Guderian. Ecco, si parla di diverse migliaia di uomini. A Visna è presente un
piccolo corpo di una formazione che è appena nata sostanzialmente, che è il Corpo di Difesa delle Frontiere, anche qui il nome polacco, perdonatemi, ma per me risulta impronunciabile, che è comandato dal giovane capitano Raginis, se vi ricordo bene il cognome, adesso scusate ma vado a cercarmi anche lui perché anche lui si era Raginis, perfetto. Sono poche centinaia di uomini, probabilmente sulla carta dovrebbero essere 600 uomini, probabilmente sono 350, non di più. Sarebbero un corpo di elite appositamente creato per combattere su terreni come quello un po' acquitinoso che c'è del fiume Narew, che vedete qua. Spero di averlo pronunciato giusto, chiedo perdono ai polacchi, lo sconto. Il problema è che questi 350 uomini sono intanto una sproporzione di forze che va dai 40 ai 61, a seconda di quanti sono per davvero questi polacchi. Devono affrontare un attacco che principalmente avverrà anche tramite forze corazzate, quindi con i Panzer. Peccato che avranno sì e no una ventina di colpi anticarro e hanno tutte armi leggere, non sono stati ancora provvisti di queste armi. Tuttavia non se ne vanno, tuttavia anche loro non se ne vanno, come i Tespiesi degli Spartani all'epoca, non se ne vanno, e nonostante in quei giorni l'avanzata in altre parti della Polonia stia già immancabilmente andando avanti in maniera sostanzialmente inarrestabile, decidono comunque di provare a fermare l'avanzata tedesca qui a Visna, anzi Visna di per sé, che vedete anche sulla carta, l'abbandonano per andare a rifugiarsi sull'argine, su posizioni più sicure. E tant'è vero che il primo assalto tedesco viene fermato all'inizio, e anche i pochi colpi che hanno di armi anticarro sono pochi, ma li usano con la maggior perizia possibile e riescono a mettere fuori uso molti dei carri tedeschi. Tra l'altro, altra nota che mi sa che l'ho saltata prima, la Guinness è giovane, è molto giovane, poco più di 20 anni, e nonostante sia già coinvolto in un combattimento del genere, è alla sua prima esperienza di combattimento la Guinness, e fa un giuramento terribile, cioè sostanzialmente dice che lui manterrà la posizione finché lui avrà il respiro. Ecco, gli attacchi vanno avanti, i tedeschi si fermano un attimo perché non sanno bene cosa fare, intanto viene portata dentro, arriva sul posto anche l'artiglieria finalmente, arriva Guderian in persona, che vede la situazione e vede che comunque sia, insomma, quello che sta trattenendo i tedeschi, che vengono trattenuti per qualche giorno, è il fatto che i bunker comunque si riescono ad aiutarsi l'un l'altro, e questo impedisce effettivamente l'avanzata. E quindi che succede? Sostanzialmente Guderian individua come vincere questa battaglia e praticamente sostiene l'idea di andare a prendere i bunker uno per uno invece di attaccare su tutta la linea. Prende i bunker, scusate, soltanto mi fermo, ma ho il naso un po' tappato, quindi respiro abbastanza male. Comunque va a prendere i bunker uno per uno, perché si rende anche conto che molti di questi bunker hanno un punto cieco, e andando a attaccare direttamente in quel punto cieco si riesce poi ad eliminare la guarnigione, l'equipaggio, chiamiamolo così, anche se è sbagliato, del singolo bunker che viene difeso tenacemente con l'unghia e con i denti. Molto spesso bisogna arrivare con la canna del carro armato davanti a una delle feritoie e sparare dentro per far arrendere o per ammazzare tutti i polacchi che ci sono a difenderla. Durante questi ultimi assalti, in cui i bunker cascano uno dopo l'altro, la Guinness rimane ferito molto gravemente. In un'occasione o due Guderian sostanzialmente si fa avanti, scortato dai Panzer, e intima la Guinness di arrendersi. La Guinness è rimasto con poche munizioni, con pochissimi uomini, e sperando che poi non vengano eccessivamente maltrattati dai tedeschi, insomma, concede loro agli ultimi pochi rimasti di arrendersi, tranne lui, perché lui ha fatto una promessa, e quindi semplicemente lui invece, che già è ferito mortalmente, quindi non sopravviverebbe alla battaglia,
si ficca una granata tra collo e mento, tra petto e mento, e si uccide in questo modo molto macabro. Molto giapponese da Okinawa. Direi spettacolare, ma non era esattamente la parola che volevo usare, però insomma, in questo modo molto coreografico, diciamo così. La Guinness alla fine si uccide e mantiene la promessa fatta, perché appunto ha tenuto la posizione finché respirava, e quindi poi, avendola persa, si è ucciso, non potendola più tenere. I polacchi vengono catturati, diventano prigionieri di guerra in questo caso, quelli rimasti. Intanto l'avanzata, ovviamente, anche in questo caso. Ecco, io questa mi sono stupito tantissimo invece che non fosse conosciuta Visna, perché Visna è una battaglia che, cioè, facendo parte della seconda guerra mondiale e della grande invasione della Polonia, io mi sono molto stupito che non fosse conosciuto come episodio di resistenza, visto che ci ricordiamo che la Polonia viene, cioè, asfaltata da una parte da Hitler e dall'altra da Stalin. Invece abbiamo avuto episodi anche come questo, non è stato neanche l'unico, però questo è stato il più famoso. Tant'è vero che poi tu mi sa che l'hai fatta vedere prima, l'immagine del bunker semidistrutto, sul luogo di Visna fu posta poi una lapide. Questa è ricordata sempre come una Termopili polacca, e tant'è vero che poi su questa lapide viene posto un epitaffio che è esattamente a ricordo del... io credo che sia questa, nel momento che non l'ho ancora mai vista questa lapide, però c'è un epitaffio che è esattamente un calco di quello famoso degli Spartani, quello vai a dire gli Spartani viandante, che qui secondo leggi di Sparta noi facciamo, grosso modo. E l'epitaffio per i caduti polacchi di Visna, le Termopili polacche appunto, è viandante, di alla patria che abbiamo combattuto fino alla fine, compiendo il nostro dovere, che è estremamente simile. E io ripeto, questa mi sono molto molto stupito più di tante altre che non fosse conosciuta, perché cioè, anche rispetto ad altri episodi che ho raccontato della seconda guerra mondiale, che io ho dovuto scegliere molto, perché ce ne sarebbero tantissimi da raccontare in questa carrellata di battaglie eroiche. Questa mi sono veramente stupito che fosse così sconosciuta, appunto perché facendo parte di episodi di esistenza dei polacchi, in più durante l'invasione del 39, insomma, visto che questi episodi è più facile celebrarli o ricordarsi per quanto riguarda la seconda guerra, mi sono veramente tanto tanto stupito che non venisse conosciuta di più, ecco. Quindi spero anche questa, grazie al libro, di averla potuta far riscoprire o scoprire a più persone appassionate, ecco. Io lo spero molto. Bene, un secondo, sì, bene, grazie di tutto, grazie per questa splendida chiacchierata, complimenti per il tuo libro. Ricorda ancora che in descrizione trovate i link, ci sono 40 battaglie, oggi ne abbiamo accennate alcune, abbiamo approfondito queste 5. Insieme parlando, ovviamente abbiamo parlato anche di altre che non erano in programma, mi è stato veramente un piacere, ti ringrazio anche per averlo fatto. Grazie a questo abbiamo anche risposto a delle domande. E quindi nulla, ce n'è una quarantina, sono tutte di questo calibro, abbiamo visto qual è il tema conduttore, queste battaglie eroica, una tragedia il più delle volte, questo estremo coraggio, questo estremo sacrificio dettato dalle circostanze, dettato anche dalla volontà morale, da un onore, ma anche da una sorta di riconoscenza, spirito, diciamo, di corpo con i compagni, o estremo sacrificio. Ebbene, quindi trovate questo genere di narrativa, questo genere di battaglie. Non sono battaglie epiche, ma appunto sono le battaglie eroiche. E ringrazio ancora Mattia, vi invito a ovviamente, oltre al libro, il suo canale YouTube Tribunus, dove, come detto in precedenza, parla della storia militare romana, ma tutta quanta, quindi dall'età, se vogliamo, etrusca fino di fatto alla fine di Roma, che con la caduta di Costantinopoli per Maometto II. Vi invito a visionare la sua pagina Facebook e visionare anche il suo sito, Tribunus, ovviamente. E nulla, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, sei
libero. Guarda, non ho altro da aggiungere anche perché non ce la faccio più con la voce, però grazie mille, grazie a tutti della pazienza, anche perché temo sia stato un po' difficile seguirmi, però grazie mille, grazie tantissimo a te Gianluca per avermi ospitato e invitato alla live di questa sera. Mi è piaciuto molto poter parlare di alcuni scontri dei quali non avrò avuto modo in altre occasioni, insomma. Bene, sono molto contento di questo. Speriamo solo un ultimo commento di podcast, così all'ultimo, prima di salutarci. Sì, confermo, è molto molto interessante anche per parecchi altri punti di vista. L'unica l'unica battaglia del libro ambientata in Giappone. Poi. Però non dico altro. Chi ha Quindi visto, possiamo... chi ha visto l'ultimo Samurai sa, però è la versione romanzata di quella battaglia lì, insomma. Quindi maggior ragione andate a vederla, che i film in certo caso rovinano un po' troppo, a mio avviso, con queste romanzature. Vedrete dei samurai che effettivamente come è andata per davvero, e anche se vogliamo, a mio avviso, non toglie la parte eroica, ecco. Anzi, a maggior ragione. Bene, quindi grazie ancora per questa live, complimenti per i tuoi lavori e per questo libro e nulla, un saluto a tutti quanti e una buona serata. Ciao, grazie e buonanotte.